Hello! Ladies and gentlemen! Pronti per il Summer Game Fest? Pronti per le conferenze di oggi? E avere le aspettative basse per essere sicuri comunque? E le world premiere? Vero. Assolutamente vero. No, va bene, non è un problema. Capisco come cosa succede, non posso concordare. E Booty è da Xbox, mi dispiace. Non vedo la parrucca, no, non c'è Silksong oggi, non c'è di sicuro. Ho previsto Pokémon Monotype da Fede, ma alla fine hai trovato Montevira. Sì, alla fine l'ho trovato. Pre-show iniziato, guardo da Twitch che ci stanno i Twitch drop. Non ho mai utilizzato un Twitch drop in vita mia. Lo sto guardando da YouTube io, perché da YouTube è un player migliore, quindi non ci si può fare nulla. Logo Rossasso for the win. Va brutto il logo Rossasso sono i due Pokémon che ho utilizzato maggiormente qua la serie. Comunque, Summer Game Fest, ci siamo. Inizia veramente proprio quello che è il Summer Game Fest, la conferenza diciamo del periodo E3. Ormai E3 deceduto, morto, non abbiamo più le conferenze E3. D'ora in avanti abbiamo soltanto il Summer Game Fest. E questa dovrebbe essere la conferenza comunque generale, importante, con un sacco di roba. Vedremo cosa andremo a trovare oggi di giochi che ci andranno a annunciare. Ci sono speranze, ci sono cose che potrebbero uscire, ma in ogni caso bisognerà vedere. Con il Summer Game Fest generico è sempre un treno. Può essere una conferenza molto bella, può essere una conferenza molto brutta, secondo me. Solitamente è più tendere sul brutto, per esperienza personale. Perché la conferenza Summer Game Fest o The Game Awards hanno sempre avuto il problema che sono spesso ridondanti nei giochi che vanno a mostrare. Spesso c'hanno soltanto o sparatutto o survival horror nello spazio o roba del genere. PvE, co-op, online. C'era un po' questo problema qua. Però l'ultima conferenza, il The Game Awards di quest'anno, erano ottimi da questo punto di vista qua. Speriamo che anche il Summer Game Fest segui a ruota. Geeko, grazie alla donazione. Domani parte 2 dell'operazione denti e giudizio. Essendo che si teme 2 plus ore di lavoro, ho chiesto al mio dentista, alias mio zio, di mettere come sottofondo una playlist alternativa. E ha detto sì. Bene. Oh, Elden Ring arrivo. Minchia, ti fanno operazione dei denti con Elden Ring sottofondo. Ma sei matta? Ma perché? Sembra tremenda come cosa. Intanto a cosa sono riniziati i rumor sul Direct di Nintendo? Il Direct di Nintendo non credo ci sarà, perché hanno già fatto, a meno che non vogliamo fare un Direct talmente tanto grande paragonabile al loro Direct migliore di sempre, hanno già annunciato diversi giochi randomicamente su Twitter. Quindi hanno annunciato un update, cioè delle nuove notizie relative a Pikmin 4. Hanno annunciato One to Switch Together, o come si chiama. Quindi io non mi aspetterei una Direct da questo mese qua. Forse una Direct specifica su un gioco, ma non saprei neanche quale, visto che non sta uscendo. Non abbiamo niente che uscirà nel prossimo periodo. Sappiamo che esce Pikmin 4 a luglio e basta. Non c'è altro. Everybody want to Switch, ecco. Potrebbero dire il gioco di Super Mario, ma esce per la Switch 2, non per la prima. Quindi non ci sarà un'altra Direct nel 2023. No, ci potrebbe essere un'altra Direct nel 2023, ma non penso adesso a giugno. Settembre secondo me c'è di sicuro. Se non c'è adesso a giugno. Se c'è anche adesso a giugno bisognerà vedere. Notizie su Hades 2? Possibile? Adesso nel Summer Game Fest di nuovo appunto può esserci di tutto. Non abbiamo idea di cosa possa esserci, perché può esserci un sacco di roba. Le cose che secondo me sono abbastanza evidenti e che andremo a vedere con quasi certezza. L'avevo detto pure per la PlayStation Showcase, ma in realtà mi confondevo perché mi ero dimenticato di questa cosa qua. Vedremo con certezza Death Stranding 2. Quello secondo me è la cosa più sicura che andremo a vedere oggi, perché avevo detto vabbè, è una esclusiva Sony, uscirà nella conferenza Sony. Però no, Kojima è particolarmente amico di Jeff Keighley e quindi fa il trailer durante le sue conferenze. Mi ero dimenticato di questa cosa qua. Quindi penso che oggi avremo delle news relative a Death Stranding 2. Ma Odyssey 2 sarebbe l'unico motivo per comprare una Switch Pro dopo un Pokémon scatto ottimizzato. Non fanno una Switch Pro, fanno una Switch 2 probabilmente, in base ai rumor che si sanno per adesso. Ciao Fro, come va?
Siamo tornati! Yeah! Blue screen numero 2 in 2 giorni! Let's go! Pog! Dicevo, sto bene, sto per guardare il video di Sora. Quello di oggi? Ah no! Ok, vi ho l'altro video di Sora. I understand. Frotti aveva creato. Boh, non lo so. È il secondo blue screen in 2 giorni in live. Va bene. Mi stavo guardando a 4v4. Hai un ottimo computer? Sì, amo il mio computer, è davvero venuto bene. Non ha nessun difetto. Come nulla di quello che ho io. Come non c'è nessun difetto il microfono, come non c'è nessun difetto il camlink, come non c'è nessun difetto niente. Oggi sono commenti positivi nella 4v4 per me, godo. Fro, stai facendo tutti i punti te. Non faccio punti da 20 episodi io. Comunque, siamo tornati. Che bello. Il problema di quando c'è un blue screen è che la registrazione locale che faccio sul computer di queste live qua viene corrotta. Quindi, tipo la live di ieri che ho ricaricato su YouTube, l'ho dovuta scaricare da Twitch, non dal mio computer. Quindi la qualità dell'immagine è peggiore. Però, vabbè, ci posso fare un cazzo. Windows 11 sì, c'ho Windows 11. Peggiore scelta della mia vita anche quella lì. Va bene. Comunque, cosa stavo dicendo? Non lo so cosa sto dicendo. Io vorrei dire che il mio commento sotto il video di oggi, che non è spoiler, ha top like ed è tutto che dicono Gravier non è in blind. No ragazzi, Titano è solo intelligente, Monkey smart. Non ho visto il commento sotto il video di oggi, mi aspettavo qualcuno dicesse che non era in blind. Mister... Non partono più i suoni. Benissimo. Andiamo. Ok, era molto delay. Mr. Frax, grazie per il primo 16 mesi, dai. E Ruby Fox, grazie ai 32 mesi, sera. Purtroppo ovviamente non riesco a seguire molte live, ma guardo la tua serie di Tears of the Kingdom prima o dopo il lavoro. Grazie mille, thank you. Non parliamo di Tears of the Kingdom qua, non voglio dire niente, non voglio parlare di nulla, basta. Bisogna dire niente di Tears of the Kingdom, niente spoiler per nessuno. Ma quindi domenica 4 run di Isaac? No. Aiuto. Parliamo di Elden Ring. Allora, c'è la possibilità di avere il DLC di Elden Ring in questa conferenza qua? Maybe. Cioè, tecnicamente sì, è possibile. Abbiamo visto, se non sbaglio, abbiamo avuto diverse trailer di Elden Ring durante i Game Awards. Addirittura c'era il cinematic trailer di Elden Ring, che è uno dei trailer migliori di sempre, al Game Awards del 2021, se non sbaglio. Quindi di sicuro c'è un collegamento tra From Software e Game Awards, Summer Game Fest, quindi ci potrebbe stare adesso avere qualche informazione relativa a questo qua. Però mi farebbe comunque strana come cosa, in quanto devono prima parlare secondo me di Armored Core 6. Cioè Armored Core 6 è il prossimo gioco di From Software. Credo che vogliono che l'attenzione vada verso di quello e non verso un Elden Ring DLC che casomai cannibalizza il discorso e le vendite potenzialmente. Quindi secondo me potrebbe essere ancora presto. Poi potrebbero anche mostrarlo. Dipende quando esce il DLC. Se il DLC esce a novembre, probabilmente vedremo qualcosa oggi. Se esce il prossimo anno, che ormai diventa più probabile, più passa il tempo più probabile, ci sta che sia il prossimo anno. Che quindi oggi abbiamo soltanto Armored Core 6, è possibile. Io spero sinceramente anche le Let Devil Inside ancora dentro di me. E ovviamente spero notizie di Inotre dopo i grandi successi a Tokyo. Let Devil Inside oggi la vedo dura. Non l'abbiamo avuto a Sony, che è un'esclusiva Sony, non credo che l'abbiamo qua. Oggi ho mangiato qualcosa e continua a rottare costantemente, anche peggio del solito, tremendo. Cosa più importante, devi fare il pagliaggio anche oggi? Non lo so. Il fatto è che abbiamo finalmente avuto un annuncio dal team Cherry generico per la prima volta in letteralmente anni riguardante Silksong. E l'unica notizia che ci hanno dato è che hanno detto il gioco non esce entro metà giugno. Questo è tutto quello che ci hanno detto. Potremmo avere qualcosa oggi? Potremmo avere qualcosa durante l'Xbox Showcase a tema Silksong, che ci dice casomai una conferma della data o roba del genere? Potenzialmente sì. Certo che sì. Però non ho idea. È un tenalotto con Silksong. Io per adesso non ci credo molto. Ci credevo di più un mese fa o 2 mesi fa, quando non avevamo dato altre informazioni a riguardo.
Henry, grazie per la prima volta, benvenuto, thank you. E Matt Zia, grazie per il 25 mesi. Comunque buonasera. E ci si riabbona, però questa volta si segue in live, visto che è da un po' che manco per colpa degli studi. Non ti preoccupare, grazie mille. I giorni stavo giocando Breath of the Wild e ho notato un sacco di riferimenti a Tears of the Kingdom. Non mi dire niente. Anche oggi guarderò diretta con la parrucca da clown. Certamente. Persona 6 non credo. Ci sono altri rumor a tema Persona, ma non sono di Persona 6. I nuovi rumor di Persona, perché ci sono ogni conferenza nuovi rumor di Persona, per chi non lo sapesse. C'è un ipotetico nuovo spin-off di Persona 5. Anche. C'è anche quel rumore lì adesso. C'è anche idea di un nuovo Persona 3 remake, sì, con anche dei miglioramenti, roba del genere. I don't fucking know. Non importa. Se ci esce qualcosa, bene. Se non ci esce qualcosa, non importa. Ma perché la serie di Frederick non fai monetine e sei il più forte di tutti dopo la Nuzlocke? Perché Fromine sta scammando tutto, è troppo veloce. Yoshi Andre, grazie per 5 mesi. Hyped per stasera. Anche perché ho il tipo erba e stiamo avendo una sfiga incredibile contro i nostri nemici. Cioè Pardini si lamenta, però c'ha ragione. Abbiamo trovato tanto leggendario contro, mentre loro c'erano soltanto dei vivi Pokémon per la maggior parte delle volte. Ma a te è piaciuto Persona Strikers? No, non l'ho neanche finito. Non mi piace proprio il gameplay, non è per me. Marvel Spider-Man 2 non credo avremo niente a riguardo, perché siamo comunque... Abbiamo avuto un trailer di 15 minuti una settimana fa, quindi... Mi sembra presto per avere altre informazioni. Avrebbe senso di giochi AAA? Cosa? Ho sentito qualcuno menzionare Budokai Tenkaichi 4? Non saprei. Potrebbe anche essere da Xbox comunque, però non saprei. Tekken 8 potenzialmente, sì. Però... Adesso non penserei. GTA 6... No, non ho idea di GTA 6, sentite. GTA 6 proprio non so idea dove potrebbero annunciarlo, perché l'ultimo gioco di GTA... Non so se ancora guardavo le conferenze videogiochi, quindi non ho esperienza riguardante annunci di giochi di GTA personalmente. Quindi non saprei se lo annuncerebbero casomai in un Summer Game Fest o in un Xbox Showcase o a caso su Twitter. Non ho la più pallida idea. Secondo me fa tutto varrà la pena conferenza Devolver per la pazzia che ci metteranno. Sì, anch'io aspetto la conferenza Devolver. Oggi abbiamo Summer Game Fest, adesso subito alla fine del Summer Game Fest inizia il Day of the Devs, che è la conferenza tema giochi indie, che penso sarà una figata perché l'anno scorso c'erano diversi giochi belli, alcuni dei quali abbiamo anche giocato sugli Indie Time qua in live. E poi a mezzanotte c'è il Devolver Direct. Che il Devolver Direct è ottimo che sia a mezzanotte, sapete perché? Perché la Devolver Direct non è mai lunga. Quindi sappiamo che le conferenze oggi finiscono massimo tipo mezzanotte e mezza, massimo mezzanotte e 45. Perfetto, così non andiamo neanche a letto alle 3 di notte, con le conferenze di merda di... Come cazzo si chiama quelli di Skyrim? Come si chiamano loro? Bethesda! Non mi viene in mente. Mi viene in mente Blizzard, Activision, Ubisoft. Non mi viene in mente Bethesda. Bethesda che facevano le conferenze alle 4 di mattina. Teste di minchia. Per annunciare Elder Scrolls 6. Sì, grande annuncio. Incredibile annuncio, wow. Elder Scrolls 6? No. Niente Elder Scrolls 6. Vi ricordo una cosa. Elder Scrolls 6 si metteranno a svilupparlo in modo attivo dopo che hanno finito con Starfield. Ci vediamo tra minimo 6 anni con The Elder Scrolls 6. Minimo 6 anni. Se vogliono anche lasciare il sviluppo del gioco. Minimo 6 anni. So perché l'abbiano annunciato tipo il 2016. Non ha nessun senso. Su che canale giocherà Mario Odyssey 2? Il primo. Peraltro cosa ci potrebbe essere? Mi aspetterei un Animal Well nel Day of the Devs. Perché se non sbaglio l'anno scorso nel Day of the Devs c'era Animal Well. Era la prima volta che l'avevamo mostrato, forse anche addirittura. E mi piacerebbe comunque rivedere oggi con qualcosina di nuovo, casomai anche una data ufficiale, roba simile, però potrebbe essere comunque presto. DLC di Elden Ring l'ho già parlato prima, quindi non mi ripeto, però penso di no, ma mi piacerebbe ovviamente. Che altri giochi ci sono? C'è poco all'orizzonte? Di giochi in generale? Non mi viene in mente nulla. Metal Gear 3 non credo perché ci hanno già mostrato l'altro giorno. Ipotizzo comunque roba nuova. Cioè qualche nuova IP ci sarà qua dentro per forza. World Premiere, roba del genere. Abbiamo una musica epica mentre aspettiamo questi 10 secondi. 10 minuti.
Metti... Anzi, musica hype. Metti... Gangplank Aliens. Safe shot. Plucky Square lo vediamo a Devolver Digital. Non questa qua di sicuro. Devolver di sicuro vediamo Plucky Square. Non è neanche un dubbio. Hanno un numero di giochi limitati. Non ha senso che non mostrino un loro gioco. Ti piacerebbe un KP2? No, mi farebbe cagare. Mi piacerebbe. Si potrebbe essere Final Fantasy 3 Rebirth. Non lo so, stanno ancora parlando di Final Fantasy 16. Credo che vogliono mantenere attenzione su Final Fantasy 16. E avendo avuto durante la conferenza PlayStation, non vorrei vedere di nuovo Final Fantasy 16. Però ci potrebbe stare comunque perché The Elder Scrolls 6 si va bene su PS7. Su PS6 probabile. Su PS5 è dura. Kingdom Hearts di nuovo stanno facendo Final Fantasy 16. Vogliono tenere attenzione su quello. Non credo faranno di una roba del genere. Quindi in hype oppure non ti aspetti un granché? Non mi aspetto un granché perché non so cosa ci sia. Fisicamente non so cosa aspettarmi. Ci sarà qualche gioco sparatutto che non mi ricordo che esiste. Slash service games che nessuno si ricorda che esistono e performeranno di merda al day one. Non saprei. Non me ne probabilmente niente. Quanto dura questo evento? Non lo sappiamo. Di solito dura 1 ora e mezza, 2 ore. Vedremo. Le conferenze sono tutte una dietro l'altra. Sì, massimo che ci saranno 10 minuti di pausa in mezzo una o l'altra. Ci sarà tanta musica copyright, quello me l'aspetto sicuramente, sì. Quali sono le aziende che mancano tecnicamente? Per annunci vari. Ubisoft ha il Ubisoft Forward lunedì, quindi non mi aspetterei troppissimo da Ubisoft. Non mi aspetterei qua annunci incredibili da parte loro. Activision, non lo so, un nuovo Call of Duty. Non so se devono annunciare uno nuovo o meno, non ho idea. Capcom hanno una loro conferenza, non sbaglio anche loro il 12. Quindi non mi aspetterei molto a Capcom. Blizzard ha appena fatto uscire un gioco, non credo abbia niente altro da far uscire adesso. Si rumora Monster Hunter 6? Non saprei. Bluepoint è possibile? No, perché abbiamo già avuto la conferenza PlayStation. Se ci fosse stato qualcosa di Bluepoint avremmo visto l'altro giorno, secondo me. Annapurna non saprei. Sì, potrebbe mostrare qualcosa a Annapurna, ma non mi ricordo giochi da Annapurna che devono ancora uscire. Non saprei. Non mi viene in mente niente. Kusanagya Kaoni, grazie 50 bits. C'è qualche moderatore per entrare nel gruppo Telegram? Basta che chiede un moderatore, ci dovrebbero essere. So che c'è Psicognom, ma forse è distratta adesso. Grida Psicognom e taggalo 40 volte di seguito. Ma M3 non credo. Il gioco probabilmente è già uscito, yes. Per forza Dragon Ball Butrate il Crash 4. Non è molto per forza, ma volentieri lo guarderei molto volentieri come cosa. Monster Hunter 7 se impossibile. È uscito oggi l'ultimo update, devono ancora uscire gli ultimi 3 update per PS e Xbox. Annunciato adesso Monster Hunter 6 uscirebbe Rise Sunbreak in questo rush finale. Anche secondo me è troppo presto. E tra l'altro secondo me faranno un Monster Hunter World 2 come prossimo gioco. Palese Patapon 4. Quanto mi piacerebbe Patapon 4. Ci giochiamo tutti i Patapon prima di giocare a Patapon 4. Nessuno parla del nuovo gioco di Shonen Jump liccato? Che esista o meno non credo che mi piacerebbe. So come fanno i giochi di Shonen Jump. Erano tutti una merda finora, quindi non penso che possa esserci qualcosa di bello ora come ora. Jump King 2, mi piacerebbe molto Jump King 2. Ma non saprei, ci sto pensando davvero, non mi viene in mente nulla. Secondo me l'unica cosa sicura è Death Stranding 2.
È l'unica cosa sicura. Potremmo anche avere un gameplay approfondito di Death Stranding 2. Vediamo cosa dice la chat di YouTube. Portal 3, Half-Life 3, Elder Scrolls 6, Minecraft 2, Fortnite 2. Sono gay. Cioè, si può fare. Non so cosa c'entra quella conferenza. Eldering 2, Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1 sì, ci potrebbe stare. I guess. Stanno scrivendo niente. Nulla di diverso. Anche la gente di chat non si aspetta nulla, credo. È strano perché abbiamo davvero poca roba davanti a noi. Nintendo niente, abbiamo un singolo gioco. Per Sony abbiamo Spider-Man 2 e basta. Per Xbox cosa abbiamo adesso che ci deve uscire in futuro? Nulla? È uscito Diablo 4. Non è Xbox, è Blizzard. È uscito adesso di... Cosa è uscito adesso di Xbox? Non saprei. Deve uscire Starfield, giusto? Però Starfield ha la sua conferenza a parte, quindi non c'entra nulla. Non è veramente niente. Quello scempio di Redfall è uscito. Quest'anno comunque, per quanto riguarda videogiochi di terze parti, tutta merda mi sembra. Non mi ricordo nulla, nessun gioco bello. The Matthew Over There, grazie per il 6 mesi di d'argento. Palesemente c'è Pokémon Go 2. Ci sono anche dei rumor appunto relativi al gioco spin-off di Persona 5, che potrebbe essere un gioco di Persona fatto da Niantic per telefono. Quindi l'ennesimo sistema dove cammini in giro e collezioni roba. FNAF Security Breach Ruine Help Wonder 2. Security Breach, ma perché questa canzone? Beh. Frozen, cosa vedo a questa conferenza? Manca 2 minuti! Maldito conosce questa canzone, non credo. Ma ti fidi di me? 10 di Dying Light 2. I guess. Non che me ne freghi nulla. Vorrei un gioco che festeggiasse in qualche modo l'essere pride di essere della community LGBTQ+. Nel capitolo dell'altro giorno di One Piece c'era una cover LGBT. C'era un arcobaleno. Tanto che capitolo. Shhh, non dite niente. Non scrivete nulla in chat, vi banno. Bel capitolo però. Sì, Celeste. Potrebbe esserci un nuovo gioco di Celeste? Del team di sviluppo di Celeste. Heartblade. Deve uscire nel 2023. Potenzialmente sì, potrebbe esserci qualcosa a riguardo. Ma stai in pari con il manga di One Piece? Yes. Mettiamo in pausa la musica perché stiamo per iniziare. Stiamo per iniziare, gente. Allora, devo levare questa cosa perché l'ultima volta, durante la conferenza che do PlayStation, mi avevano claimato la musica di partenza della live stessa. Vedete quella musica generica che mettono... Mi hanno claimato quella lì su YouTube. Grazie mille, Sony, molto gentili. Viaggio nel tempo! Ok, avevo già viaggiato nel tempo, quindi non possiamo fare molto di più. Ma che cazzata, sì, è molto bella come cosa. Si inizia, Summer Game Fest! Esposta su Twitch, grazie al Papa 3 mesi di bronzo. Buon salve, popolazione di pangolini col cappello. Thank you. E Lezzo, grazie all'abbonamento per 2 mesi con Prime, prima di legno.
Si inizia! The following program may contain content that some viewers find offensive and may contain flashing lights that may trigger seizures for those with photosensitive balls. Succede? Copio mammille. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Jeff! Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are ogni live cosa. here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Andando un po' a scatti la conferenza. Ci sono diversi scattini. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video games has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Ok, abbiamo Mortal Kombat. It delivers, don't worry. Sì, Twitch non lagga. Twitch non lagga, quindi fatemi fare così, così e così. Special grand finale that you're not gonna want to miss. Oh, la bomba finale! I'll say right now. Oh! But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Goku Super Saiyan 5 non lo è. È Prince of Persia? Penso di sì, è Ubisoft, quindi penso sia Prince of Persia. Is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue Prince of Persia. The empire. We weren't prepared for what was coming next. Cos'è sta musica? Che c'entra? Again, they weren't prepared for me. Ok. Musica copyright. Bene, si inizia subito bene. Ottimo così. Sempre una buona scelta mettere musica copyright. Ma credo sia Prince of Persia, ma non è proprio quello. Credo fosse una cosa nuova. Simile a Prince of Persia, ma non quello. Perché non mi sembra proprio quello. Ah, ragazzi, grazie per proprio 16 mesi. Belli trailer così, trailer molto belli. Ma basta, vai a il gioca Isaac. Hai visto abbastanza da questa conferenza qua? Strano come primo annuncio comunque questo. Se un'indicazione degli annunci e la qualità che avremo durante la conferenza non andrà molto bene. Perché solitamente il primo annuncio è anche importante. E questo qua non è il classico gioco importante. Prince of Persia The Lost Crown. Ok, è Prince of Persia, sì. Non sembra molto Prince of Persia, però. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see non mi piace l'estetica di un gioco del genere per Prince of Persia. Streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Oh, subito Mortal Kombat 1. Ok, questo è già meglio. Più che altro è perché la cosa che mi faceva strano era appunto il fatto che io non me l'aspetto un gioco di Prince of Persia con questa estetica qua, quella cartunosa così. Per me non è quello Prince of Persia. Mi piacerebbe che Ubisoft spendesse il tempo e il lavoro di fare effettivamente un gioco grande di Prince of Persia come reboot della serie, un po' diciamo alla Uncharted /
gioco di Naughty Dog / God of War Ragnarok, roba simile. A Ubisoft servono giochi del genere, ma non li fanno perché sono troppo impegnativi. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Ubisoft non vuole lavorare abbastanza. O meno vogliono sempre fare la solita roba. E si sorprendono poi se stanno performando male ormai. I have had enough of you. Then go before I put you down. Eccolo! Ma ho giocato un Mortal Kombat io. Tipo a casa di un mio amico una volta, ma quello è tutto, non conta, credo. Esteticamente non è male. Bello come background, come arena. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Ha proprio una storia? It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Che strano vedere però della gente così normale in Mortal Kombat. Proprio vestito normalissimo. Sì, c'è la lore. Sì, so che c'è la lore. Ogni gioco di picchiaduro ha della lore. Tutti ce l'hanno. Però mi domandavo se c'è più una storia normale ora. Cioè, più lineare, più... Okay, let's go back to one here. Story mode. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Mi piace comunque che gli ha penetrato il cervello con del ghiaccio e spaccato il cranio e poi si mette di nuovo a parlare normalmente. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Mi sembra molto più una storia normale, non route alternative, roba non canon, casini vari, tipo Tekken. Tekken è un casino in quello da seguire. Molto belle animazioni. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Però quello che mi ha sempre fatto strano di Mortal Kombat è avere tanti personaggi simili d'aspetto. Che so che è una cosa che è nata proprio per le comunque limitazioni della console dell'epoca, anche per non risparmiare e tutto. Però è strano vederlo anche oggi, quando nel picchiaduro è sempre personaggi così tanto diversi uno dall'altro. Background tutti bellissimi. Get over here! Tutte le fatality. Però la scelta di chiamarlo Mortal Kombat 1 non la proverò mai. Odio tutti i giochi che iniziano i numeri da 1. 19 settembre, ah, presto anche. Ok. Twitch non banna per questo, no, un videogioco. I mean, that was pretty good, right, guys? Anche la nudità va bene in un gioco, videogioco normale. And to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base. Ma perché mi ha dato in un altro universo? Lo so. So perché si chiama Mortal Kombat 1. Ma odio comunque il fatto che si chiami Mortal Kombat 1. Perché se d'ora in avanti dobbiamo parlare di Mortal Kombat 1, non questo, quello di 30 anni fa, dovremmo sempre dire Mortal Kombat 1, quello di 30 anni fa. E non possiamo semplicemente dire Mortal Kombat 1. È quello che mi dà sempre fastidio quando cambiano i numeri e fanno casino in questo modo qua. Thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1 and
everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because c'è anche il this is logo the di beginning of a fuoco. new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. Jojo. Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously, you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can, you can basically combine these two tag characters. team, ma in un modo leggermente diverso. With all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you hanno nascosto tutti I caricamenti, figo. They come into, it's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down and it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly, exactly. And so you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. It's amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can play. Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our. Sì, tutti i picchi 2 escono in questo periodo qua, incredibile. Kano and Jax are in their kind of older costumes. Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e Tekken 8 tutti con annunci in questo periodo qua dell'anno. You guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Oh, figo. Well, I know the team has been working so hard to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This sono ispirati a lui, è figo che adesso abbiano veramente lui. Secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Sembra figo.
Non avevo ancora visto niente in Mortal Kombat 1, sembra bello quello che ci hanno mostrato. So excited about that one. All right. So che non li ho mai giocati. It's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Ok, sure. Non credo mi interessi, perché non mi ricordo se fosse Path of Exile. Ok, non mi interessa, è top down. Top non mi piacciono i giochi fatti così. So perché ho un limite del mio cervello, non mi piacciono i giochi fatti così. L'unico che mi è piaciuto era... c'è poca roba, Magica. Magica mi è piaciuto. Ma è l'unico. Magikarp, Magica. Questo è proprio Diablo comunque. È molto Diablo. Pod of Exile. Non so niente riguardo al primo. Poco nulla. Sì, è vero, Hades mi piace, ma è un po' l'eccezione comunque quella lì. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Di già? Il gioco è uscito... Raiden? Mi sembrava Raiden per un attimo. No, Raiden. Il tipo di Metal Gear Rising, come si chiama? Mi sembrava lui per un attimo. Stavo per impazzire. No, Raiden, l'altro. Quello che c'ha la katana rossa. Non ho mai giocato al gioco, non so niente. Sono i personaggi robot, quindi? Questa storia. Exoprimal? Ok. Jetstream Sam, probabilmente sicuro. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out. Exoprimal è di Capcom? But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on come Paradox Street Fighter. Check this out. Ok, alta collaborazione strana. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Questo abbiamo già visto. Lo sapevamo già. Era già uscito come cosa. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but lo so, è strano, però l'avevano già annunciato. I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Ah, Nicolas Cage qua, oh mio Dio! Bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Nicola Gabbia! Si tinge i capelli palesemente. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And
when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, it really is this museum of horror, Michael Myers. La sua faccia nel gioco è strana. Characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. Anche gli occhi ci ha gente sbagliati. Seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this? I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of non riesco a capire cosa ci stanno. whatever it is, it's my C'è qualcosa, non riesco a mettere il puntino su quella cosa specifica. Nick Cage, I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this troppo pensato sulla sua faccia. Meet a whole new audience. Non sto ascoltando niente. Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look. No, non si smette di guardare quella faccia, è sbagliata. Poi anche peggio, credo. Wow! Con 0 espressioni facciali. Proprio adatta a un attore. Ma che cazzo annuncio è questo qua? L'avevano già fatto poi. Questo è un po' inutile, ha preso troppo tempo. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher. Lui non aveva smesso di fare The Witcher. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer.
Ma in season 3 c'è ancora lui. Mi sembra... aveva detto che non ci doveva essere, no? E da stagione 4 non ci sarà più? La serie si è smesso. Che cazzo è? Spero questo non sia sotto copyright. Potrebbe esserlo. Nella 3 c'è lui, dalla 4, ok. Che ancora non capisco come è scelta, però va bene. Probabilmente gli costava troppo Henry Cavill. Right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. Dalla 4 in poi non c'è più. Oh, va bene. Comunque com'è la serie? Perché ho sentito parlare molto bene della stagione 1. Non so niente della 2. Basta, questo è tutto quello che so io. Non ho altre informazioni a riguardo. Stagione 2 merda. Ah, peccato. Non è tanto bella. La prima però l'ho sentito parlare bene. Che strani da vedere. Comunque mi sa che oggi avremo pochi giochi, Se andiamo avanti questo passo qua. Un po' mi puzza. We're witches. Is that so? La CGI della seconda hanno avuto più soldi e tempo, ma anche nella prima c'erano scene molto buone. No, please don't hurt me. And then wow. Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Only on Netflix, va bene. Netflix adesso, se non sbaglio, ha reso ufficiale il fatto che non si possono più condividere le password, giusto? Non lo so, io non uso Netflix. Chiaramente Fortnite. È di Epic, quindi è Fortnite questo. Nuova skin di Fortnite. The Witch Hunt. Ah, The Witcher. Begins. Doom, sì, penso sia Doom 6. Chiaramente. Witchfire. Abbiamo già sentito parlare di Witchfire, se non sbaglio, vero? Sì. Ah, siamo in fase trailer e proprio di pubblicità in mezzo, va bene. Lui non è quello di TikTok? O roba del genere. L'ho visto, se non sbaglio, di TikTok. Sembro un vecchio. Ma lui non è quello di TikTok. Io l'ho visto nella rete. Lui è di TikTok. Io l'ho visto su Reddit in realtà, però tecnicamente credo facesse TikTok originalmente. Non sto capendo come funziona sta conferenza, ho paura. Durante le conferenze di Game Awards sono sempre delle pubblicità in mezzo, che non sono proprio degli annunci. Sono carrellate di trailer di roba che solitamente conosci anche molto spesso. Non è di veramente troppo nuovo. Tipo qua che abbiamo proprio, sì, abbiamo un monitor. Questa appunto è la fase pubblicità. Chi è? Un tuo amico? We have no choice. The root will destroy everything. For all time.
turning back after this. You sure? So che giochi siano, ti spara tutto. Se non spara tutto purtroppo non riesco a tenermi in testa che giochi siano. Perché il mio cervello li mette tutti insieme nella stessa categoria con zero distinzione. Non so se è il trailer che è fatto male o è una casualità, ma mi si sono tappate le orecchie. Devo cercare di stapparle. Remnant 2, ok. Se Six non è oggi non uscirà mai. Nah. Può tranquillamente non esserci oggi. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4. Nessuno ha fatto un As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Jack and Dexter. Fuck, Sonic, ho sbagliato. Chi è quella a sinistra? Nuovo gioco Sonic 2D? Una brand new adventure. È nuovo o un altro dei soliti riedizioni slash remake slash roba del genere? With an all new look. Di nuovo è lo stesso gioco o è un altro? Play as your favorite character. Sonic. Sonic giallo. Sonic rosso. Sonic rosa. Gioca con gli amici. What the fuck? Credo sia un gioco nuovo proprio. Sì. Penso sia un gioco nuovo. Oddio, le sezioni 3D. Ah, quindi ho questo minigame qua. È un mix di roba vecchia e roba nuova. Quella è Amy? Perché ha quel design? Sonic Superstars. New Thrills Classic non l'ho letto. È il suo primo design. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, preferisco la pixel art di Sonic Mania, personalmente. The game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. Oh, se è carino, beh, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Non ho ascoltato. Ah, Hoyoverse, ok. Anche Star Rail per PlayStation. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Nintendo non ha diritti di Sonic? No? Non è mai stato di Nintendo Sonic. Anzi, era il loro competitor. Com'è Honkai Star Rail? Vi sta piacendo?
Giocata per 2 settimane e già dimenticata. A me un sacco, bellino, bello forte e fighissimo. Ok. Onca donca badonca, sì. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Ho sentito dire che la storia migliore è questa qua. Cioè una storia migliore rispetto a quella di Genshin. Da quello che ho sentito. Coming from PlayStation 5. Esatto. Aveva senso, dovevano annunciarla. Era insensato che non uscisse per PlayStation. Oh, Lies of P! From the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share. Anche i personaggi sono migliori. Dopo Sumeru probabilmente. Non ho... C'è un personaggio di Sumeru che mi piace. Di Genshin. Comunque le farfalle blu sono collegate alla fata azzurrina. Quanto Bloodborne comunque. Con pure là il braccio prostatico di Sekiro. È di un From Software Inspired incredibile. Se è figo però lo gioco volentieri, non è problema. Fata azzurrina? Si chiamava così, no? Quella di Pinocchio, come si chiamava? Fata turchina, ecco. Mi ricordavo che finiva con Ina, ma non mi ricordavo se fosse il colore. Smash. Esteticamente interessante. Non siamo a livelli di From Software, ma comunque interessante. Oppure sempre il gameplay. Purtroppo in un gioco Souls-like il gameplay è letteralmente tutto, quindi è una cosa che non puoi sbagliare neanche contrariamente. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Settembre 19? Come Mortal Kombat 1? Oh, play demo now, c'è una demo adesso. Attenzione. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Oh, Real 5! Con il pubblicato Oh, Real 5! No, One Piece è uscito un gioco di recente, non credo possano già fare un altro. Scorpioni? Dragon Quest? Ok. Però non credo sia Dragon Quest, non mi sembra. Oppure potrebbe esserlo. Solitamente Dragon Quest non sono così. Ed è action. Musica copyright palesemente. L'abbasso un pochino. Ok. Sa che è una roba nuova. Forse è uno spin-off di Dragon Quest, non lo so. Però comunque Sandland. Interessante. Interessante.
Sandland. PS5, PS4, Xbox Series X e Series S. Ok. Un logo strano, però molto Dragon Ball classico. Sandland, get ready to become an unlikely hero Figo. adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're Ho excited to see paura che ci sia poca varietà di ambientazione, però. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iMaker and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ok. Oh, videogiochi. Ok. È un teaser per i trailer che arriveranno di Annapurna. Annuncio un po' strano, devo dire, ma va bene. Rivelameli a questo punto qua, no? Stray 2? Il 29 giugno? Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games. Ho sentito abbastanza. Ok, quindi abbiamo una conferenza Annapurna per il 29 con un sacco di roba, potenzialmente. Quando lo giochi a Terrorize, devo giocare a Terrorize, ma lo devo giocare per bene, non lo gioco rushando a random su Twitch. Mi avete parlato così tanto bene che mi sembra proprio il gioco da giocare completamente blind, senza sapere nulla. Forse su Gravier DLC addirittura, potenzialmente. Se avrò mai il tempo. Neon White 2 si gode. Era al 2 o semplicemente una DLC di Neon White, quello lì? You must find them. Harness their power. Put down this threat once and for all. The storm is coming. Lo accetto in ogni caso, vabbè, certo. Però c'è in mezzo anche Stray. Stray non credo faccia niente di aggiuntivo, quindi forse hanno creata anche giochi già usciti di Annapurna, non ho idea. Prova la tua forza. DLC di Stray? Stray non è un gioco che può avere DLC. Cioè dovresti fare proprio una storia in più. Throne and Liberty. Hanno messo la parola Throne perché sono ispirati a Game of Thrones? Possibile, probabile. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Ok. Forse perché è una parola addizionale. Onestamente è così tanto generico che non ci vedevo proprio nulla di collegato. È la cosa più classica del mondo. Ok, musica copyright. Bene. Che lo faccio perché almeno poi abbiamo effettivamente, cioè, qualcosa da sentire su YouTube. Sennò poi ho mille problemi che mi bloccano le live su YouTube o me le mutano su Twitch, comunque non sarebbe ideale. Casini vari. Cos'è sono tutti sti puntini e tutte ste barre della vita? Che brutto.
So che vogliono far vedere, ci sono un sacco di giocatori che giocano insieme, però... Brutto da vedere. Ma dura fino alle 23? Probabilmente sì, dura almeno un'ora e mezza, secondo me, questa conferenza qui. Quindi abbiamo almeno ancora 45 minuti minimo. Un'oretta, direi. Un po' come For Honor, come barra della vita, che è i mob anche con la vita. Non so se questa dovrebbero essere tutti i giocatori. Dal nome che c'hanno sopra, sì, all'incirca. Però qui c'hanno pure dei puntini, non capisco cosa siano. Warhaven. Ok. 19 giugno e 26 giugno al Steam Fest. Come si chiama questo qua? Come si chiamava? Party Animals. Che è tipo Gang Beast. È Gang Beast ma fatto recentemente perché quelli di Gang Beast hanno rovinato lo stesso gioco. Non so come abbiamo fatto. Zombie. Pilgrims, summer is coming and with it Dying a Light, lot sì, of cool zombie. stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles complete with improved parkour rolling out with the next update in June. Then, right Mi after piace that, comunque che ti basta guardare una mazza ricoperta dal filo spinato e dici ah ok zombie. Cioè è automatica come cosa ormai. È talmente un cliché, è talmente una cosa che fanno sempre che è la prima cosa che pensi. Oh oh. Questo non la capisco come scelta. Non lo so, non mi dice molto. Ho letto Dying Light ma ho pensato Dead by Daylight. Lo so, c'erano entrambi gli stessi nomi. Che devo... Cosa devo fare? Devo giocare Psychonauts 2. Devo giocare. Che sta console, Luca! Wow! Qualcuno mi ha giocato a Luna? Con Luna? Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Alan Wake 2. Non so niente del primo io. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero,
FBI agent coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players... Non so che significa, sto cercando di fare teorie su un gioco di cui non so niente. With her. And then we open up the experience so that you can hope to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on, and you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw... Finalmente, ok, si vede qualcosa. Raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Ok. Gameplay? Mi può interessare? Ipotizzo di no, però... maybe. Sono pistole, quindi direi di no, però... si sa mai. Chiave a leggere le pistole, sono molto a leggere le pistole. Sembra un gioco molto guidato, che ci può stare comunque. Ormai per come funziona il mondo, in realtà mi è sempre piaciuto così, però credo che sia anche un trend generale del pubblico. Credo che anche molte persone si stanno rendendo conto che è inutile fare un gioco open world quando lo riempi con il niente, segui la formula standard che hanno fatto tutti per 20 anni. Secondo me la gente sta iniziando a mancare le esperienze più story driven, lineari, in quel modo lì. Dopo un sacco di open world fatti col culo. È il primo trailer della conferenza? No, non è il primo trailer della conferenza. Ma deve essere horror? Perché esploso?
Non è per me. Occultist. A monster. Like Nightingale. C'aveva troppi punti vita, non è per me. Ma sembra fatto bene. Allora estetico, è curato. Quindi anche The Last of Us non ti piace? No, non mi interessa il gameplay di The Last of Us. Per nulla. È un mio limite purtroppo, non ci posso fare niente. The text on the heart is clearer now. Legible. Cuore tatuato. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Così poco, ma aspettavo di più onestamente. Glad you're on this case with me, Anderson. Questo è il trailer dell'altro giorno, l'abbiamo già visto. Molto poco. Cioè, letteralmente 20 metri di gameplay. Mi sembra che abbiano poco preparato, perché dubito che ci sia una release di quest'anno se abbiamo già visto molteplici scene da questo trailer qua durante il gameplay showcase di 2 secondi fa. 17 ottobre, siete sicuri? Avrei mostrato davvero 3 immagini e basta? A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Warhammer. Yeah! We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. Zelda, non credo sia Zelda questa. That'll be a problem. No, Captain. Ma cosa, uomini infetti trasformati in mostri? Da quello che aveva detto era un cultista, quindi più roba come culti satanici, roba simile. Comunque è incredibile quanto sento parlare di Warhammer, ma non so assolutamente niente su tutto quello che riguarda Warhammer. Ne sento sempre discutere, più passa tempo più è famoso. Non so un cazzo. Come forth and be slaughtered. Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for the time? È un gioco da tavolo inizialmente, no? Sì. I thought a piece of that statue would offer more sport. Open back, damn it! For Ultramar! Giusto? For the Emperor! Non ho idea, giustamente. Space Marine 2. Sì, in GTR, esatto. Credo di stare invecchiando perché non ho nessun interesse, non ho interesse per nessun gioco. Sono davvero pochi quelli che attengono la mia attenzione. Non ti preoccupare, non è male. Neanche a me interessa nulla, è del mio lavoro. Può andare peggio. No, è perché solitamente queste conferenze qua non c'è mai la roba che mi interessa a me. E la maggior parte dei studi di sviluppi importanti non fanno roba interessante. Molta roba simile, quindi se non ti interessa quella singola roba che fanno tutti costantemente, non ti interessa niente purtroppo. L'ho già visto, mi sembra. Possibile che sia un sequel? No. Yes, Your Grace, Snowfall. No, sembra proprio simile a altra roba che ho già visto in passato. Beautiful indie game, Yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Sembrava Kingdom New Lands. Forse pensavo a quello. Possibile. Ok, spara tutto di nuovo.
gotta be ready. You gotta be ready. Nobody half-asses it this time. No, zombie. On my mark. 5. No! 3, 2, 1. Copyright. Basta che non parta la canzone ufficiale. È partita. John Carpenter, Toxic, non ho letto. Vabbè, non mi interessa per niente. Sono davvero sconvolta la gente con questi giochi. Non lo capisco. Soprattutto perché è tipo il gioco numero 800 che giochi di questo tipo qua. Non è nulla di nuovo. Non riesco proprio a capirlo. Cioè, preso il momento perfetto. Ho rimesso là della perfezione, incredibile. John Carpenter's Toxic Commando. Ma che cazzo di nome è? More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this I guess brings the long-awaited full non sa cosa dire neanche Jeff Keighley. Questo sembra interessante, non è un gioco per me, ma sembra comunque un gioco importante. Of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Perché riesco comunque a distinguere la roba, cioè so che quello è un gioco interessante e fatto bene, che sembra figo, e una cosa che dico, boh, non c'è nulla di nuovo. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. C'è un dato D&D? Baldur's Gate è molto basato su D&D, se non sbaglio, no? Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. Baldur's Gate è D&D, ok. What do you say? Non ne so comunque molto, però insomma, è il gioco di D&D, non è roba da poco. 31 agosto. Anche dalle demo ho sentito sempre là soltanto bene. It isn't you I answer to. Gortash. Ha il simbolo di Warhammer in fronte. No? Una collab? Is on track, Sven tells me still for the Conosco nulla. August, and we can't wait to check that out. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation. Nuovo Spider-Man 2, abbiamo visto. Sounds like you guys are a little hyped. So to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. Bella come box art, ci sta. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Man, so we're really excited about it. Quindi Spider-Man 3 ha 3 Spider-Man, lo sappiamo, va bene. About this, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event. Craven non mi dice un cazzo. So Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York. Non mi dice un cazzo, Craven. And what's better than sembra il nemico meno interessante della storia. That live in New York City. So spero che sia secondario. And others, he's on the hunt.
and others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, you know, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Venom è interessante. Vedi? Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics. Giusto. Yeah, obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see. Giusto che sia. Really? Yeah. Wow. Okay. That's corretto. a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, you know, how quindi sarà multiplayer, no? Impact the gameplay when you're playing. Switch tra un personaggio e l'altro alla volta di GTA 5. And how, you know, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. You know, we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power. Ho sentito alcune persone che non avevano contenti della tuta di Venom di Peter. What happens in gameplay, it's what happens how the story plays out. Perché gli fa strano che sia fatta appunto di... I mean, you saw some of that in there's much more of that proprio tessuto di Venom, di mucillagine, quello che è. Mi piace, è un'interpretazione diversa, è bellissima. Yeah, I mean, the city sì, è molto aliena, è più figo. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think, you know, we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? Gravier è fiction e fumetti. You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Speriamo sia okay. figo. Yeah, let's take a look. Ok, nuovo trailer. Spider-DOS. Ok, ha senso. Quindi hanno levato la data dal trailer di 2 settimane fa per metterla adesso. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. Beh, doveva uscire comunque ottobre-novembre, sapeva in realtà una cosa. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called... Abbiamo visto 2 immagini e la data. Vabbè, non è un grande annuncio. Questo Summer Game Fest, molta poca roba per ora. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. All right. Cos'è quell'animazione? Pokémon. Ah no, è davvero Pokémon. What the fuck? Wow! Wow! Non me l'aspettavo! Ma perché? Ma no! Questo lo giochiamo day one. Subito. Immediato. Gennaio anno prossimo. Oh no, l'early access. Vaffanculo early access. Levate il cazzo di early access in videogiochi, mi fa cagare. Fuck. Non li voglio gli early access, mi fanno schifo gli early access. È bellissimo. Ho fatto morire. Non me l'aspettavo proprio quella roba lì. Questo è Black Desert, aveva detto? Ah, sì. Spoiler, non scrivete un cazzo.
Diventa streamer ufficiale del gioco. Io gioco subito. Oh, Rayquaza. Land of the Morning Light. Black Desert. Black Desert c'era un sacco di anni, no? Mi ricordo come nome Black Desert. Our story is more than C'è da molto. what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. Questo è... With hammer and axe we mine and scout. Across Middle Earth, delving for riches. No? No, non è quello che pensavo io. Greatest treasure remains out of our reach. Se fosse un altro gioco. Questo dovrebbe essere il Signore degli Anelli, ha detto Middle Earth. Cos'è? Un gestionale di nani? Tipo? No, ok. Rally together. It's time we took back our home. Deep Rock come medievale. Pensavo a Deep Rock io, infatti. Return to Moria. Gecko Moria. Ok. I am a dwarf and I am digging a hole. Diggy diggy hole, diggy diggy hole. Mi piace che questo è quello che ti ha lasciato il trailer. Rock and Stone, non lo so. C'è un gioco di cui sento parlare spesso di recente, perché si è tutto basato sulle miniere, ma non mi ricordo il nome adesso. Deep Rock Galactic? Credo sia quello. Alright, now we're gonna look at an exciting new mobile game from a legendary Sì, Deep Rock Galactic. franchise. Per iOS e Android. Ah, let's go! Sei finito con uno smartphone. Mi fa strano. Sei finito ad avere uno smartphone in mano. Ah, sono le remastered per telefono. Ma perché su telefono? Non lo so. Hanno deciso di fare le remastered fedeli di tutti i giochi, che in realtà non sono proprio remastered, sono in realtà in parte remake per telefono. Per qualche motivo, non ho ben... boh. Anche gacha mi sa. Non lo so. Non ho idea. Te sei Chaos di Stranger of Paradise. Ever Crisis. È gacha? No, vaffanculo. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis Chaos. just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... Oh! No. Oh! Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a Supreme Burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now, here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Bellissimo. Speaking of Final Fantasy, DoorDash. Life to the living. Comunque, non so se questo mi interessa, però. Secondo me, Square Enix è una compagnia di merda, perché sbagliano a rendere triviale come IP Final Fantasy, perché spammano un sacco di giochi, la maggior parte fanno cagare, e leva l'impatto quando c'è la roba veramente importante e figo come Final Fantasy XVI. Perché secondo me il live di Final Fantasy XVI sarebbe molto più alto se mantenessero comunque una buona qualità in ogni singolo gioco e non rilasciassero un sacco di merda random costantemente. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful.
I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Sembra God of War, sì, un po' sì. Vanishers. Un po' sembra God of War. Un pochino. Sì, il fatto che esistono Yakuza. È un nuovo Yakuza? ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。Non so abbastanza Yakuza. Questo è più un Like a Dragon o più un Yakuza normale? O qualcos'altro ancora? What the fuck? Normale, ok. Like a Dragon guided, the man who erased his name? Che cazzo di nome è? Che cazzo di nome è? Che... Good morning, Stanley. It is Figo. 7:32 C'è a.m. roba bella in realtà della serie di Yakuza. Productive day. Mai giocati, però ne sento parlare mostruosamente bene. Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Come si chiama? Like a Dragon, the man who erased his name. Stanno avvicinando ai titoli da light novel giapponese. Subnautica 3. Non credo che lo studio di sviluppo fosse quello. Quindi non penso proprio. E non essendo neanche in prima persona, non penso proprio. 2 months and 17 days. Qua è prima persona. Qua non più. What sort of operation are they running down here? They shouldn't be here. Puoi fare l'abbreviazione LADGTMWEHN. Makes sense. Buono. Someone else down here. No. Abzu 2. Are you there? Under the Waves. Under the Sea. Agosto 29. Under the Sea. È uscito il live action della sirenetta? It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Non ho capito, hai detto uscirà un nuovo Call of Duty, ma ci sarà anche una cosa di Warzone? Non ho capito. Ok, musica copyright. Bene. Che bello guardare i trailer mutati. Questa è la musica che dobbiamo sentire per questo trailer qua. Più adatta. Free to play.
Non ci sta un cazzo. Season 4, oh mio Dio! Abbiamo finito. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Mi sono già aspettato da questa conferenza Lies of P, Yakuza e Yakulo. Ci sta, Questi sono di sicuro gli annunci più interessanti di oggi. Si è visto molto di Lies of P di nuovo e Yakuza. C'è un sacco di giochi Yakuza costantemente e tutti di cui sento parlare soltanto meglio di quello precedente. È incredibile. L'Xbox Series X modello Porsche 75esimo anniversario? Quanto specifica come collaborazione? And here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. Anche brutta, non mi piace per niente. Se fosse stato tipo così sarebbe stato figo. Next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Faith Farm. Gioco di farming. Oh, che brutto art style. Mi piace. So quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Mi sono soddisfatto solo perché hanno mostrato Pale World. Anche io. No, c'era anche. Comunque c'è stata roba oggi, Dai, che cazzo ne frega. C'è stato Sandland, è interessante. Lies of P, roba nuova, comunque interessante. Data l'uscita di Lies of P e data l'uscita di Spider-Man 2. Non è roba più grande del mondo, però comunque qualcosa. Nuovo gioco di Yakuza, sempre interessante quello lì comunque. Basta? Possibile. We promise variety. Sonic, there Sonic. is Faith Farm and Mortal Kombat in the same show. Mortal Kombat 1 bello. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. Aspetta e spero nella bomba finale. Death Stranding 2 bomba finale? Potrebbe essere. Fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and Calmo. Some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly. Yeah, I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. Early access on Steam. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. Yeah. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap.
Okay, droppato I tipo don't la... have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. Let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean 25% È un continuo delle sue... Okay. delle sue carte a tema mucche. Cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. E non sei di YouTube! Allora sono pubblicità ufficiale! Turn, you have 0 friends. Now you're just being... Lui è Pro ZD. Comunque lui è anche il doppiatore di... lo scoiattolo in God of War, se non sapevate. Se non sapevate, lui è il doppiatore di scoiattolo in God of War. Now, if you're looking for the smartest way to What the level up fuck, your game sì? this summer, È bravo. compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Kabam! Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. Zombie? Zombie fantasy? Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Combatti con odore. Musica copyright. Actual gameplay footage, sì, ho capito. Fra, bene. King Arthur Legend... Ah, wow, ok. Incredibile. Interessante. Wayfinders. Do you remember the fall? No. The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Non mi interessa, chiaramente. Ma c'era un PG di Overwatch. Ho capito che ti riferisci. Sì, abbastanza. Early access di merda, porca vacca. Fortnite! Sono mappe ispirate a vari giochi? Perché ho visto Call of Duty, ho visto Final Fantasy VII. Unreal Editor for Fortnite, minchia. Puoi creare le mappe con Unreal proprio come se fosse... Seriously, you don't stand a chance. Minchia. Tosta. Project under construction. Da un po'. Minchia, non è da poco. È tosta come cosa comunque da fare. Ha senso proprio che Unreal sono quelli di Epic, però Unreal Epic è Epic, però. Comunque dare quel potere lì al giocatore è tanto. È uscito inizio maggio, ok, non lo sapevo. Che cazzo è? Space Trash, va bene. Captain's log, stardate 43152.4. Star Trek. Our fleet is cautiously entering hostile territory.
and the crew is standing by in case they want contact. We are Core. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Il cubo è troppo vicino al pianeta, dovrebbe cadere giù per la gravità. Non molto realistico, però dai. Yeah. Right? Yeah. My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. Oh mio Dio, Peacock, incredibile. To share a sneak peek sono stati annunci interessanti pochi, ma sì. Who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Guarda, è Capitan America. A tall glass of water. Me, I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Oh no, l'uccello, sì, esatto, l'uccello. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music? Copre. L'attore che fa Falcon nei film della Marvel. No, Capitan America. Ormai Capitan America. Era Falcon. Stanno cantando al ritmo della canzone, mi sa di sì. Ok, non posso di sicuro mettere l'audio. Non so se posso neanche mettere le immagini, però quello ci posso fare poco. Potrei nascondere, non c'ho voglia. Quella canzone prima qui sarebbe ideale. Non c'entra niente. Ok. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Non stanno dicendo sempre world premiere trailer. Lo dicono solo quando c'è qualcosa di veramente nuovo, a quanto pare adesso. Hanno capito cosa significa world premiere, credo. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Ok. Oh. That's another me. I look good. Perso interesse. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. Carina l'idea, però. You're coming with me. Però. È figo che giochi con te stesso con molteplici tentativi, però. C'era la cutscene con una grafica e un art style incredibile. Per passare al gioco che è la cosa più normale del mondo. Li sfanga? Chi ti sfanga? Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done.
Well, wow, the quanto gameplay, originale. as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of the Io penso ancora a Pikachu con la machine gun. Anche io. Okay. Non riesco a levarmelo da testa. Great cast. Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. L'abbiamo visto durante Sony o no? Sì. L'abbiamo visto l'altro giorno. Sì, l'abbiamo già visto. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Immortali di Aveum Papa. Quello è Avemus, però bene. EA promette merda, sì, funziona così purtroppo. Fanno poi un recap più opinioni sul canale principale? No, quella roba lì finirebbe su Gravier DLC. I talk showtime sono su Gravier DLC da avanti. Oh, del gameplay vero e proprio almeno, dai. Bruttissimo quello. Mamma mia. Mi sembra legnoso il protagonista. Anche per essere in prima persona mi sembra legnoso. Sembra che va rallentatore. Forse anche sì un pochino. O qua è rallentatore ovviamente. Però qualche animazione è strana. Un battagliamago. Può finire. Quello va a 3 fps. Sblocca il tuo arsenale di cazzi. Per salvare Aveum Papa. Luglio? Che vicino. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA.
Now, one game that Perché constantly c'è cosa contro reinvents l'EA? itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. Devo specificare? And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Fortnite! Woo! C'è già Keanu Reeves in Fortnite? Sì, vero? No, ha funzionato il bu, perché? Sì, ok. Mi sembrava che l'ho visto. Ok. Tarzan! Scary Monsters. Transformers. Che strano da vedere piccolo. Perché è così piccolo? Wilds, ok. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. That's and it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Goku 5! We're here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Ok. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Oh! Non so, mi sembra una scelta difficile di mostrarlo prima che esca il 16. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The light stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Oh shit, la Nomurata! Well now, think we woke it up. Nomura is back again! Feast your eyes on the
the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Potrebbe essere anche Yuffie a questo punto della storia? Oddio, Andrew Tate! Ecco la Yuffie. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. Free you yet. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is Mi è she? sempre fatto strano l'outfit da cowboy di Tifa. Rebirth. 2024 su 2 dischi! There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Sì, ma bellissimo, so che ci sarà un'augurata, to showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent Oh, qua ci vediamo i giochi belli che mi interessano a me. the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd. No, è come quello che si Night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. 2 dischi. Uno di installazione lo può giocare. Perché credo sappiano ottimizzare di merda il gioco. Penso che sia una motivazione. Ok. Conferenza decente. C'è stato di peggio di sicuro altri anni. Almeno qua c'erano dei giochi interessanti in mezzo. C'era Pokémon con le pistole, incredibile. C'era Sandland, interessante. Final Fantasy VII come finale ci sta. Però secondo me è una scelta sbagliata Square Enix, perché devono puntare tutto 100% su Final Fantasy XVI adesso. Non voglio che distribuisca l'attenzione con altri giochi di Final Fantasy. Secondo me è una scelta stupida. Lies of P interessante. Spider-Man non abbiamo visto niente, quindi non lo conterei neanche quello lì. Mortal Kombat 1 abbiamo visto un bel po' di gioco. È davvero molto figo da quello che abbiamo visto. Sonic nuovo, sì, però anche Sonic nuovo mi ispira molto purtroppo. E qua il Day of the Devs, devo cambiare canale, non lo so. Dov'è che controllo? Non so se devo cambiare canale o meno. Wow. Credo sia la vecchia pubblicità e il vecchio trailer. Ah no, è la collection di IM8bit, è la Collector's Edition. Non è di nuovo, non vi preoccupate. L'ho già visto, è la Collector's Edition. Sono tentato di comprarla ancora adesso, ma costa troppo. Dove puoi importarla e tutto, è un po' troppo. Ho skippato un battito. Sì, no, è impossibile fosse qualcosa, qualsiasi tipo di annuncio ufficiale. Edizione fisica e... Eccolo qua. Con il cuphead fatto così, utilizzato in queste intro. Queste cose qua. Dovremmo essere nel punto giusto. Sì, dentro adesso. Ok, perfetto. Non devo cambiare neanche conferenza, è nulla. Hi everybody and welcome to the Day of the Dead Showcase. Thanks Let's to fucking for go! having us be part of his Summer Games Fest, and thank you to all of you, the millions of people watching out. Millions of people. God, that can't be right. This thing has really grown since it started.
10 years ago here in San Francisco. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and the friends at IM8bit to put on a show that really celebrated video games and focused. Sì, mi hanno detto che Leo ha fatto sul card. Bravissimo Leo! Bravissimo! Anche se sarà difficile prendere una buona posizione perché stanno tutti facendo sempre 5.000 punti ormai. Che conferenza è questa? Day of the Devs! And then during the pandemic it became digital only, and now we're doing both. A live event and a digital showcase so people from around the world can enjoy all of these amazing games. We had a record number of submissions this year, more people wanting to be part of Cambio tutta la live così sapete che abbiamo cambiato la Summer Game Fest a questo. Today than ever before. I'm excited. I hope you're excited, and please, without further ado, enjoy Day of the Devs. Digital showcase. There would be effects on that. It still sound good. Quando c'è quello di Devolver finito, questo qua. Brand new game from a team that is near and dear to my heart. This is from Greg Lobanoff and the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wander Song and Chicory. Here's their new title. Wander Song e Chicory, li conosco entrambi. Cioè, conosco già più roba qua rispetto alla conferenza precedente. È incredibile. Wishes Unlimited. And I am bouncing off the walls excited to finally tell you what my friends and I have been working on together ever since Chicory came out a couple years ago. Introducing Beastie Ball. Beastie Ball? What the fuck? È Pokémon ma pallavolo? Beastie Ball is a turn-based RPG where you coach a team of beasties to play Beastie Ball, which is kind of like volleyball. You play as this customizable coach character, and you can explore this huge open world, recruiting all kinds of beasties to your team. Then you can challenge rival sports teams as you rise your way through the Beastie Ball rankings. Ok. Beasties are highly social creatures that evolved to play sports. In their natural wild state, they're constantly playing Beastie Ball to build friendships, to settle disputes, or just to have fun. When beasties play together, they actually become friends with one another. And depending on their personality and teamwork style, they can form different kinds of friendships. But whether they become besties or rivals or partners or sweethearts, they'll get some kind of unique combo ability that only that pair of beasties can do, which can turn the tide in a really tough match. Ok. È un concept stranissimo. With this game, we really wanted to emphasize the beasties' agency as living creatures. They're doing their own thing, making their own decisions. They'll only join your team after being convinced by you fulfilling Conferenza infinitamente migliore rispetto a quella del Summer Game Fest. Mamma mia! But to spend time with the ones that you care about and be surprised by the ways that they grow and change and the bonds that they form with each other. We knew we wanted to create a really wide variety of beasties that each have their own ecological niche and way of playing Beastie Ball. So we're working with a really wonderful bunch of concept artists and spending a lot of time on each design. All the beasties have a range of colors and sizes, and their poses and animations are all hand-drawn, which gives us lots of opportunities. Ah, quindi possono cambiare sempre colore perché sono tipo randomici? Ways of moving. To help give each beastie that interessante, figo che ci sia questa opzione qua. Unique voices for them. Each one can express a range of emotions, and we've had a lot of fun performing that. But it's not all just friendships and this game is about sports. We come from a tiny town built around a nature preserve. They're kind of underdogs until one day when the Beastie Ball League shows up and starts tearing down the preserve to build a stadium. Your only way to stop the construction is to rise all the way to the top of the Beastie Ball League. Che bravo! Right from the start of your adventure, you'll be able to see all the ranked teams on your map. You decide where to go, who to challenge, and in what order. Gravier è bellissimo. The other ranked coaches become stronger. So no matter which way you go, you'll have a tough and exciting rise to the top. We're so excited to finally reveal this. It's a really special project for us. And if Beastie Ball looks cool to you too, then please check us out at beastieballgame.com. We're going to be revealing a crowdfunding campaign very, very soon, and we'd love to. C'è scritto Professional Dogs, io avevo letto. Thanks very much. We can't wait to talk to you more about Beastie Ball. Non lo so, il loro gioco che più mi piace è Wander Song. Che c'è proprio una storia che lo portava avanti tutta la cosa, è interessante. Chicory non mi è interessato molto. Title in the Hyperlight universe, you'll assume the role of a mercenary with some serious skills. You'll be entering the Overgrowth, an amazing open world with everything from lush rolling hills to deep labyrinths. They'll be comprised of both handcrafted and procedural elements, just how I like my levels.
Like its predecessor, it'll be chock full of secrets and lore, sure to satisfy even the most curious explorer. You'll face off against enigmatic enemies, armed with an arsenal of weapons that you've crafted with the spoils of your previous battles. Ci credo, gioco è And incredibile. for Ho guardato le those prime ore, diehard ma non mi fans diceva niente, eagerly personalmente. awaiting its release, we have some never-before-seen sneak peeks. This is Hyper Light Breaker. Hello, Hyper Light Breaker. I'm Alex, creative director at Heart Machine. And l'avevamo già we're making detto, se non Hyper Light sbaglio. Breaker. Si era già visto, se non sbaglio. Hyper Light Breaker is a huge, stylish, bloody game. As is our MO, it's a game that's vivid but bleak, with a crumbling world that can be brutal and beautiful all at once. It's a major landmark for us, and the first of its kind, an open world game where you never return to the same world twice. Si era già visto, sì, ok. You could say it's a mix of incredible open world games like Breath of the Wild, distilled into the format of a roguelike such as Dead Cells or Hades. You can play alone or with friends cooperatively online. Breaker's narrative will be presented fully through visual storytelling. Roguelike open discover world, and decipher the mystery of this Cazzo world funziona? and lost land from long ago. Every world will be different, loaded with dangerous creatures, razor-sharp combat, vast overgrown wilderness, long-dead civilizations, and new discoveries in a mysterious, vibrant, yet horribly ominous atmosphere. What's up with my live? Sure. Each biome in the world is different, with unique dangers, set pieces, and stories of their own. There will be massive bosses to take down in an open structure, with dangerous, unique, and challenging sub-bosses scattered throughout runs. You'll pick up new gear, make new builds, unlock new characters, upgrade your equipment as you bring back more and more materials from runs. We've learned so much from our previous games, building up amazing tech and a deep well of knowledge and experience. Cazzo, provato sotto pulmonare, no Breaker's the problem. culmination of all that incredible work, and we're excited to have you experience it for yourself. We'll have a lot more information on the game as we come closer and closer to early access later this year. E non credo mi interessi a me. Ah, per la Drifter mi interessava, l'ho provato, però alla fine non mi ha preso. Ho provato l'altro gioco di loro, non mi ha preso, non credo che il loro philosophy design mi piaccia. From developer Stone Skip and publisher IM8bit Presents, I'm thrilled to bring you a world premiere title that is not only relaxing and enjoyable, it's chill and vibey. Let that anxiety go while you play Simpler Times. Simpler Times, vediamo. World premiere. Final End Retake. Dove sono i cani? O i gatti, vanno bene anche i gatti. È contento. Hi there, welcome. Anzi, mi piacciono più i gatti in realtà, però. And I'm Dragos of Stoneskip Studio. We are a small team from Transylvania, and our mission is to create meaningful interactive experiences. Our first game, Simpler Times, sheds light to the beauty of the ordinary and serves as a place from the past where you can be present. Simpler Times follows Taina on a heartwarming journey through her memories. Non ti interessa che ci sono le pistole? No, gli altri giochi loro non c'avevano le pistole. E non mi interessavano comunque. Man, it's getting pretty full. It's starting to feel like I'm never gonna come back. We want you to slow down and savor the present moment by immersing you in Taina's world. It's apple picking season. My favorite. Through visual storytelling and mindful interactions, you will journey alongside her as she delves into her past and uncovers her authentic self. Non mi dice molto. With each puzzle, Taina grows closer to adulthood and you'll be there to guide her. From simple activities like picking dried leaves from a plant to more complex ones like building a birdhouse, you'll interact with objects that hold sentimental value for Taina. I really wish I could save you. Sembra un po' a little to the left, ma non proprio. We know the world is getting faster every day. We live in it too. We wanted to create a space where players can take a break, slow down, and enjoy something meaningful. Simpler Times stems from stories we believe need to be told and heard. Inspired by this very place we're now sitting in,
The game is a reflection of the physical spaces we spend time in and the memories we hold dear. I've spent so much time here looking out the window. It's hard to believe that I won't see this view for a while. We want to build a sense of awareness and appreciation for the world around us, encouraging you to reflect on your own memories and experiences. Simpler Times is coming soon on PC. È tipo A Little to the Left ma in 3D. So make sure to wishlist on Steam and follow us on social media. Thanks for taking the time to listen. We hope you'll enjoy playing Simpler Times as much as we enjoyed creating it. Bye. Può stare. Inizialmente mi sembrava peggio. Is the beach and growing up is the sea. Can I still take all these seashells with me? Can I lock them in a chest with my memories? Però non mi spiega comunque tanto quanto A Little to the Left. Non mi dice comunque troppo. Simpler This Times. next game is from Sad Owl Studios and Thunderful Publishing. It's a really unique puzzle game built around a camera mechanic where the photos that you take become 3D worlds to explore. This is Viewfinder. Oh, Viewfinder! Vediamo Viewfinder, finalmente vediamo qualcosa di concreto di Viewfinder. Cosa mi interessa? Viewfinder is a difficult game to describe in words, but if you saw it, you'd immediately recognize it. What is this place? It is a game that, gives players a lot of freedom. What's an old photograph doing? C'è già la demo di Viewfinder. Non mi interessa la demo, voglio giocare il gioco completo. You can take photos or find photos and then make them into real 3D spaces. Hang on, did you just shift reality? Come cacchio fai a fare una roba del genere? What makes it unique is the central mechanic where you're using a camera and pictures to Fuori di reshape testa. and reconfigure the world around you in order to solve challenges in creative ways. It's such a unique experience, and I think everybody is just going to have a different experience of how they play Viewfinder, and that's just a really nice. Certo, logicamente puoi avere infinite soluzioni. A perfect fit. An elegant solution. Ah. That doesn't look right. Ok, capito. You can rotate reality too. Non mi piace questo commento in game che sto sentendo, però. It's like the gameplay of Portal combined with the visual illusions of Superliminal or Antechamber. Sì, We've also compared concordo. it to The Witness and Manifold Garden and various other first-person puzzle games. Concordo con tutte queste descrizioni qua. È solo quella lunghezza d'onda lì. Very sandboxy and playful and open-ended. The Witness where? The Witness il meno, perché semplicemente puzzle 3D dove devi andare in giro e interagire con l'ambiente. Però Manifold Garden, Superliminal ovviamente si vede qua dentro. Portal anche. Viewfinder is created by different people, and we have people from all over the world who have such a diverse and interesting. Quindi The Witness fosse un po' per lo stile grafico, ma neanche troppo. Each character comes from a different culture. There's a lot of sort of culture-specific props. Portal, quello della torta, yes. Themes, who you learn about, mostly through environments and environmental storytelling. Io voglio giocare prima o poi Portal in live. Mi piacciono un botto come giochi. That really represent that character. Sono addirittura tecniche degli FPS che sono in prima persona. Puoi pure sparare. But using film was always Mirren's idea. One of her many passions. In-game gatto. Celion was always fond of Oddio. It's just very important for us to just put in what we know. Ma ci sono le pistole. Nonostante le pistole è uno dei giochi preferiti di sempre, perché è incredibile Portal. Have a glimpse of the experiences that we've had. Chissà se me lo ricordo ancora il puzzle dopo tanti anni che l'ho giocato. Forse rigioco un gioco nuovo? I don't know. No, niente data.
We received a record number of submissions for this Summer Game Fest edition of Day of the Devs, but this next game didn't actually come through that process. We have eyes everywhere, and the curation team is always looking for games. This next one actually came from Twitter because the creator was posting all these amazing GIFs, and we reached out via DM and asked if we could feature the game. So here it is, this beautiful, gorgeous, hand-drawn ghost story called Haunty. Hello everyone, my name is Leo Dasso, and I'm with Moonloop. Together we're making a game called Haunty. Oh! Oh? The main mechanic in Haunty is that as a ghost, you can haunt things and get access to their abilities. Okay. There's a big variety of things that you can haunt in this game. Bello la style. Comunque siete pronti a The Plucky Squire dopo da Devolver? Speriamo di avere una data finalmente. Voglio una data di Plucky Squire. Core mechanics resemble very much a twin-stick shooter. However, unlike twin-stick shooters, it focuses less on the high-intensity moments and more on finding creative ways to use the twin-stick paradigm to create fun solutions to È bello che pure dipinge pavimento così sparando. Haunty follows the story of a ghost in the afterlife, and beyond that it really expands into a lot of ghosts in the afterlife and sort of the stories that they have. Wow, fighissimo questa immagine qua. The progression and story of Haunty both center around collecting these stars, and the stars have this special ability C'è un sacco da style, incredibile. gives access to pieces of their past life that they've left behind. The environments and characters are all carefully crafted with a 2D hand-drawn style, so there's a lot of painstaking frame-by-frame animation work in there. Infatti. And we have a fantastic soundtrack. So it all sort of comes together to give you this sort of tour through the afterlife, chilled out experience. If this is something you're interested in, be sure to wishlist it. It helps us out a lot. Our next game is a bit of a blast from the past. It arrived on the scene around 12 years ago, quickly became the talk of the town, and won a handful of awards, including the Seamus McNally Grand Prize at GDC's Independent Games Festival. But then, shortly afterwards, both the game and its creator vanished. That game was Cart Life, a slice-of-life simulation game that put you in the shoes of various street vendors and tasked you with setting up a successful business selling bagels or newspapers. As the story unfolds, you'd soon find yourself making tough choices and trying to balance keeping your business afloat with the needs of your character and their families. It was a truly unique, powerful, and special game, and it's super sad that it's been unplayable now for the better part of a decade. But it gives me great pleasure to tell you that, lovingly restored and better than ever, Cart Life is back. Ok, non so cosa sia. Non mi aspettavo questo. Non abbiamo ancora una data per Animal Well, speriamo di averla oggi. Hi, o I'm Nick Herman, I'm with Ad Hoc Studio, and we're here to show you Cart Life. Cart Life is a retail simulator developed by Richard Hoffmeyer and was originally released in 2013, where it won a bunch of awards at the Independent Games Festival. For a variety of reasons, he ended up pulling it off Steam, but all of us at Ad Hoc are such big fans of Richard's work, now we're partnering with him to help bring it back. What the fuck? Che cos'è sto gioco? In Cart Life, you can play as 3 different characters in any order. Each have their own unique background and circumstances, but what they all have in common is that they're trying to make it as street vendors. Melanie is a recently divorced mother and has moved back into her family home with her daughter. Sta una scelta bianco e nero, un po' stranissima, però... Comunque...
Andres is a Ukrainian immigrant who is trying to put down roots in a new town by opening a newspaper stand. And Vinny has big dreams, but never enough money to make it happen. He's hoping that selling his homemade bagels will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Just What like the in fuck? real life, in cart life, your resources are limited. Ho guardato un attimo via dallo schermo. You need to take care of yourself and others, and how you prioritize the needs of your cart against the personal needs of each character will determine the outcome of their stories. The world of Cart Life is alive and filled with characters who are potential customers that you'll get to know as you try to build your business. There's no right or wrong way to play this game. What players choose to do with the time that they have with each character is entirely up to them. Everyone's experience will be different based on the choices they make, what they prioritize, and even the order in which they choose to play the characters. This release is going to have a bunch of new story content, new art, updated controls and mechanics, and we really look forward to sharing it all with you on PC and console later this year. Ok. Cos'è questo audio e questa grafica? The skateboard renaissance has been going on for the last couple years in games, and as we get deeper into the grind revival, things are getting a little more avant-garde and daring. Ok, gioco di skateboard. This next one gives you all that Tony Hawk mechanical goodness that you crave, but with a heavy helping of demons and brimstone. This is the world premiere of Hellskate. Hellskate. Signor Polish, è Hello, lui? my name is Jordi van den Bussen, also known as Kwobbelkop. I'm the CEO and founder of Phantom Coast, and today I'll be talking about Hellskate. Lui è uno youtuber. Ho già visto da qualche parte che sia un youtuber. First try. Here we go. No! That was a good combo. All right, that's it. Non mi ispira. Too slow. Again. Hellskate takes place in musica Bergheim. copyright. Here you play as Anton Falcon, a skater through and through. All Anton wants to do is skate at Wertheim's fabled beach, even if that means he has to go through the gods and monsters who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they love most. The skateboard mechanics are very similar to the arcade-like games such as Tony Hawk Pro Skater. I mean, our lead game designer Steve actually worked on Tony Hawk's Underground. It started a long time ago, the idea, and the far-off, far-flung land of 2002, I worked on a game called Tony Hawk Underground. Faceva Fortnite al we suo were picco, working on vabbè. it, we were thinking, man, this really looks a lot like an RPG or an action RPG. You have all these stats and you're upgrading and all this kind of stuff. It's super cool, super neat, right? But of course, we're bound to Tony Hawk, we're bound to the real pro skaters. It always seemed to me that skate graphics Non voglio questo, voglio an Skate implied Story. Cos'è la Skate interesting Story? world, but it's È not quello a di coherent Devolver? world that you can visit. So that was one of the motivations behind Hellskate. Hellskate is a skateboarding roguelike game. It fuses together old school skateboarding with the tricks and traversal, manuals, grinds, jumps, bounce meters. Di Devolver, ok, ho capito quale intendi. Quello è interessante come giochi di skateboard, sì. Concordo. Just like with other games in the roguelite genre, death is a central mechanic in the game. When you Questo die in a non run, mi dice thankfully you niente don't proprio. lose everything. You keep your resources which you can use to get permanent upgrades such as tattoos or skateboards, which act as weapons. The combat in our game can be described as a fast-paced skateboard hack and slash. While you have your light and heavy attacks, the core of the gameplay revolves around your skateboarding tricks. The game should be quite easy for people to pick up and play. It has a combat system which is meant to be very friendly, very forgiving and rewarding, especially at the beginning. And then gradually it teaches you and ramps up the skill of the skateboarding, where you need it, when you need it. Carino però, non mi dice niente. Se poi ti può interessare va bene, ma non è per me di sicuro. Look at yourself. Your wing, your Cos'è arm, questa what do you think storia? happens when that gets to your head? Perché mi hai fermato a fare lo skateboard? Thank you for watching this reveal of Hellskate. Which listing the game would mean the world to us.
Thank you. Cazzo è? In our next game, è Henry Wolnir Halfhead, ma con you uno play as skateboard. half a head. That's it. That's the game. But it's so much more than that too, because you see, Henry can be many things, can be anything, in fact. He has the curious ability to be able to transform into anything he can reach. Using this peculiar power and perplexing form, you'll live the life of the title character, navigating sandbox situations crafted by Zurich-based developers Lululu Entertainment, and in so doing, maybe ponder the philosophical questions. Who is? How is? What does it mean to be Henry Halfhead? Welcome! May I introduce you to Henry? Henry's not just anyone. If they're anything, they're, well, everything. Okay. Henry can transform into everything in their reach. Yes, everything. And that's how they manage their daily life. The familiar noise of Henry's alarm clock announces the dawn of a new day, and it will keep ringing until Henry gets up and calms the nervous, quivering machine. Tick-tock, tick-tock. At least half awake, Henry is ready for their morning routine, which they usually start by making their bed. Staying in bed is tempting, but only leads to regret. Mario Odyssey. Henry knows that if you want to change the world, you have to start off by making your own bed. Completing this simple task in the morning gives Henry a little bit of pride and the feeling of control over their life. With part of the morning routine done, Henry was ready to freshen up. Okay. For hours, Henry could sit there, lifting the seat up and down, pretending it was a singing mouth. Not too hot, not too cold. Okay. Henry bought a turmeric soap. They didn't know. They just liked the color. It's actually great for their skin. È un gioco puzzle dove devi prendere la roba con questo modo di interagire con l'ambiente strano. Henry should now dry themselves. All clean and dry, Henry is now ready for a proper breakfast. Breakfast with a warm beverage is important, and so is keeping up with the news. Potrei live, maybe. This week. That's all for now. Have a wonderful day. The best drink Henry can make from beans. The candy of nature. Delicious. Well fed and well informed, Henry has to get ready and pack for work. Okay. If Henry takes their lunchbox and leaves now, they can catch the 8 o'clock bus. Double the Henry, double the fun. Oh, co-op! Play Henry's not-so-ordinary everyday life in co-op mode. Henry, everyday life with a twist. Okay. Our next game is from Jeppe Carlsen, a creator who's perhaps best well known for his work as master puzzle creator on Limbo and Inside. We had the honor of working with him to publish 2 of his solo projects as part of Double Fine Presents. Called Dijo, please. Rhythm action platformer 140 and co-op arcade shooter Thoth. 2 of the most fiendishly well-designed and fun puzzle games I've ever played that truly give you a sense for and appreciation of Jeppe's contributions to those Playdead titles. His new game sees him teaming back up with Jakob Schmidt, composer of 140, and applying his trademark puzzle skills to a beautiful, mind-bending adventure game. This is Cocoon. Hello, I'm Jakob, co-founder and audio director of Geometric Interactive in Copenhagen.
I would like to show you what our secondo chiudere la amazing finestra, c'è team has troppo been freddo. working on for the last couple of years. Our game, Cocoon. L'abbiamo già visto? Sembra di sì. Cocoon! Quella è una pigna, non è un cocoon. E adesso è un aglio. E adesso è un cuore. Ah sì, abbiamo visto qualcosa a riguardo, l'abbiamo già visto. Cocoon is an adventure game with multiple worlds, and each of these worlds are contained within an orb. Non lo ricordo, era tipo un mondo sopra mondo sopra mondo sopra mondo. By jumping out of the world which we are currently exploring. Just like that, we are now in a world outside. The orange orb here contains the world we were previously exploring. Let's jump out one more time. We are now in a world even further outside and can explore this world using the orange orb that we picked up. Ti porti dietro un mondo che è un intero livello e lo puoi utilizzare anche in altri mondi con lo stesso livello per interagire con l'ambiente. Orbs can be placed on switches to power devices and solve puzzles. Cioè, i mondi sono chiavi, è stranissima una cosa. And you can even throw them into pipes. Pensa se ti perdi i mondi. Ok. You can use the hierarchy of worlds within worlds to solve interesting puzzles. For example, to safely avoid this moving barrier, you simply jump out of the world, let it pass by, and jump back in. Ok. Non ci capisco niente di sto gioco. È bello tosto. Ma è interessante, almeno così diverso. Di simile a questo qua c'era un altro gioco puzzle che ho visto nell'ultimo anno di cui non ricordo il nome. Però era completamente diverso. Ma c'era comunque, era un gioco comunque puzzle e tu potevi utilizzare livelli e servivano questi stessi livelli come pezzi di puzzle per concludere altri puzzle. Era davvero strano quello lì. Non mi ricordo il nome. Alieni! 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 Ok. We hope you look forward to exploring the mysterious worlds of Cocoon, releasing later this year on Steam, Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch. Interessante, sembra interessante, spero sia anche bello. Cocoon. And now, I'm pleased to bring you a title from French-Canadian developer Impossible. In this relaxing artistic exploration game, you play a painter with a watercolor brush and a whole city to explore. This game is more than appropriate for Day of the Devs Summer Game Fest edition because its title, Été, in French, translates to the word summer.
Hi, my name is Laszlo, and I'm the creative director at Impossible. Non We è quello are che a penso io, small vero? Montreal-based indie studio working on our first title, E.T. No, ok, è diverso. Io pensavo all'altro gioco che è in watercolor, che dovrebbe uscire tipo questo mese, quindi non potrebbe essere quello. L'ho pronunciato malissimo. E.T. In E.T., you see the world through the eyes of a painter, with every surface acting like a blank canvas, just waiting for you to fill it with color. Questo è un concept che si è già visto diverse volte, non è veramente nuovo. Our French-speaking hometown of Montréal. E te significa estate? As you step into the shoes of a painter who's traveling abroad for, well, the summer. This is a game for people who love pure exploration. You're free to roam open city scenes at your own pace, following your curiosity, getting sidetracked, and discovering secrets along the way. Togo! Oh! Oh! When you fill something with paint, you'll Top extract tier! color as droplets of experience. And as you level up, you'll become able to unleash larger splashes of paint that reveal a bigger part of the world at once. You'll also meet plenty of locals, taking part in their lighthearted, everyday anecdotes, and some of them will even commission artworks from you. Se vedrò Dogne, probabilmente sì. Wow. Using your bike, you can travel quickly back to your apartment and paint those commissions on canvas. Meglio non dipingere i volti. That's where your creativity comes into play. At your easel, you can create gorgeous watercolor artworks using anything you've discovered in your expedition so far. Ah, ok. Stamps on Sono your diventasse canvas can be passepartout, freely però non lo è. moved, resized, rotated in 3D, and even recolored. Oh! The canvas is pretty much your sandbox that lets you put your own spin on commissions. And if Strano. you're feeling inspired, you can paint as many creative artworks as you like without any kind of limitation. With hundreds of unlockable stamps at your disposal and dozens of commissions to inspire you, the only Interessante. limit really is your imagination. Nulla di che comunque perché se volete fare Apart dei from living dipinti, your best però life un as modo the strano per friendly farlo. neighborhood painter, E you'll Paint also 3D, get to sì, meet other esatto. like-minded artists, like Marianne, an ambitious photographer, and Theo, a talented musician, among many others. If you manage to befriend them, maybe they'll let you in on their best-kept secret, an abandoned building that could become your very own painting studio. But you'll have to dive into that story for yourself. It is coming out in 2024, and we hope you'll enjoy your adventures as a traveling painter in this. Se non ci fossero umani sarebbe meglio, perché sono davvero strani quegli umani lì. E te? E te? Hi everybody, how are you liking the show so far? This is the time where we take a brief break to talk about the long and complicated process by which we accept games into the nominating committee and all the legal ramifications and the technical rules that go with the accounting of the... Tim, sorry. I thought that, yeah, I thought I was doing something here too. All right. Hey, Kelly from Indie Mega Booth here with a very exciting announcement. We're back. Indie Mega Booth, non so che sia. If you're a fan of indie games, you may have seen the Indie Mega Booth at E shows te? like PAX West and PAX East over the last decade, E te? bringing together a curated selection E of the te? best up-and-coming indie titles. Games like Crypto E te? Necrodancer, Tunic, Disco Elysium, Spiritfarer, Celeste, Mini Metro, Astroneer, The Stanley Parable, and Papers, Please have all been part of the Indie Mega Booth community. If you're a dev, you'll likely know us from our industry work, such as our GDC showcases, our presence at Bit Summit, our global outreach and events, including a robust scholarship and grant program. And if you've never heard of any of this, well, that's fine. Just think of us as like a stepping stone into the games industry, where folks who love indie games can connect with each other, discover new games, and be part of a welcoming, diverse, broad Tutti i giochi di merda, non ce n'era neanche uno buono lì in mezzo. Indie Mega Booth has been in hibernation during the pandemic, but we were so excited to Ma announce that come we're finally Astonino waking ne up ha from our male. big long slumber, and we're ready to move forward with IMB Vabbè, però tutto il resto 2.0. faceva Head on over to schifo. our brand new website, indiemegabooth.com, and be Indie Know by signing up for our newsletter. Learn about new games, upcoming showcases, digital sales, and the best ways to help support the games and developers. Sente stato that we proprio know about. la mod As we've always DC, la said, demo della individually PC, we're so. tiny,
Together, io non provo su we're utente Maya. demo, non mi interessa. Non mi piace farlo. We have another world premiere for y'all, No, che and it's millimetro. also really thematically appropriate for this showcase. You'll see why in a second. It's from the aesthetically amazing studio called Land and Sea. They're famous for the Alto series that you know and love, but this next one is not what you're expecting from them. It'll be herding your way. It'll be flocking your way. No, I like herding. It'll be herding your way next year. It's called Summerhill. It's about sheep. È un gioco sulle pecore? Hi there. Frozen! My name is Harry Nesbitt, and I'm the founder and creative director of Land and Sea. We're a small team from the UK, best known as the developers of the Alto's Adventure series. Altro l'ho giocato per telefono. Now, over the last few years, we've been busy growing the team and laying the groundwork for our most ambitious project yet. It's an entirely new IP that aims to build on the themes that we care about most as a studio. And we're super excited to be able to share this exclusive first teaser with you today. So please take a look, and I'll be back at the end to tell you more. Land and Sea. Dai creatori di Alto's Adventure e Alto's Odyssey. Odyssey. Pecore. Togo! Altro gioco con i cani, incredibile. Sì, l'alza di alto è molto bello. Non credo aver giocato Alto's Odyssey, avevo giocato Alto's Adventure per il telefono. Ho paura però di questa idea qua di prendere le pecore, che può diventare facilmente una cosa. Alto Odyssey sul deserto. Io ho fatto quello della montagna, quindi immagino che sia quello Alto's Adventure. Questo qua ho paura di. Cioè, se devi stare dietro alle pecore e si separano e roba simile, devi stargli dietro, sono lente. Rischia di essere fastidioso. Summerhill. To give you a little bit more detail, Summerhill is a story-driven puzzle game in which you play as a young shepherd and their dog. Together you'll be setting out to rescue your lost flock that have been scattered across the mysterious land that lies at the border of your home. Okay. Summerhill brings together gentle problem solving, non mi aspettavo quell'ambientazione lì, gameplay, and striking pastoral landscapes to tell a timeless coming-of-age folktale. As a team, we've been massively inspired by the rich history and cultural impact of sheep herding across the world. There are few people or places that haven't been impacted in some small way by the practice of shepherding. Even the name, Summerhill, is a name often given to highland pastures where sheep are taken to graze during the warmest months of the year. In many ways, sheep herding is in our DNA, and we really want to do justice to this timeless tradition and tell a story that could only be told in this way. We're also super excited to be working again with our longtime collaborator, Todd Baker. Todd is a composer and audio designer best known for his work on games such as Monument Valley 2, Dreams, and our very own Alto's Odyssey. We can't wait to share more with you, so if you'd like to non pensavo Alto's Adventure come gioco, bello head era. over to our Steam page to wishlist the game, or go to summerhill.game to join our mailing list. Thanks again, and we look forward to sharing more with you again soon. Interessante, voglio vedere di più perché Next up, we have an update on Eternights. This è is poco from quello Studio che sappiamo per Side, adesso. essentially a one-person team with a few friends helping out on the side, and it's a dating action game. Now, you've heard a lot about this title. Sorry. What's happening? I'm sorry, Greg. I know I shouldn't be interrupting Day of the Devs. But it's urgent. A virus has turned most of us into... I don't know how much longer we can hold out. It won't be easy, and the road will be long, but who knows? Maybe we'll find one more thing worth fighting for. Eternights is a dating action game that takes adrenaline ho capito cos'è. and mixes it together with a heartfelt love story. L'avevo già visto. Can I be honest for a moment?
Sometimes with all these infected, it's too much. And it's during these moments that I'm happy to have someone to lean on. È un dating simulator. Fighting for our lives, solving puzzles, exploring dungeons. È tutto insieme, cioè è ogni genere di videogioco messo insieme, stranissimo. To make things less scary. Ha pure componenti puzzle. Sono tipo al liceo. What the fuck? Did you just shush me? Because the teacher might hear us. Hey. Have you ever passed it on to your crush? I mean, or you can just fight for friendship. That's cool and not... Wow, we are so cheesy. Mini-games! We have so many mini-games that can help you unlock Ooh. unique skills and spells in battle. So yeah, you can fight monsters, explore dungeons, date? I mean, so many things like train, scavenge, date. Did I say date twice? Anyway, you have to manage and balance all these activities if you want to save the world. The clock is ticking. Okay. Comunque mano destra luminosa. Io non vorrei sapere cosa ci ha fatto con quella mano. Settembre 2023. Questo gioco qua è boh. Wishlist now. Next up, from Italian-Icelandic developer Evil Licorice, comes a nostalgia-fueled gadget-building sim that demystifies electronics engineering and allows you to share your creations with the community. Hello everyone, I'm Marco Bancale from Evil Licorice, and I'm one of the designers of Retro Gadgets. Italiano? Ho sentito Italian Icelandic. Although it takes me forever to build something like this, I love the feeling of seeing something happening on a screen like this one when I rotate the knob or I press the buttons. And this is where the idea for Retro Gadgets comes from, is to being able to build Italian-Icelandic, digital gadgets with little effort. We love Pico 8 by Lexaloff because it brings you this retro environment where you can build your own games in Lua. And we also love Shenzhen.io by Zachtronics because it managed to teach you low-level programming effortlessly. Oddio. And Retro Gadgets tries to take the best of both worlds and adds a layer of hardware building and customization. All this is packaged in a cozy and retro-inspired environment. Figo però. Se siamo appassionati di sta roba qua, questa è una figata concettualmente. Creating insane gadgets that go well beyond our initial. Gravier appena sente programmi si spaventa, non è vero. Ho giocato a and check them out. Retro Gadgets is in early access on Steam and we have big plans in store. Ho fatto un one time su gioco di programming. Non mi ricordo il nome. If you've ever watched the Mars Curiosity rover, Human Resource Machine, you very well may have become fascinated by one of the hyper-specific contraptions and gadgets it keeps on board to measure soil samples and hunt for traces of water. Our next game poses a very important question, though. Sure, Curiosity can tell us the weather on a planet millions of miles away, but can it deliver a pizza? In Mars First Logistics from Shape Shop, you'll be given the task of carrying awkwardly shaped objects from point A to point B by assembling and piloting your very own Mars rovers. And in doing so, perhaps you will solve the pepperoni-based problems that truly matter. Hello, I'm Ian McClarty from Shape Shop. Una parola in mezzo che non mi We're a tornava. small team based in Melbourne, Australia, and we're making this game, Mars First Logistics. In Mars First Logistics, you'll be helping to establish a colony on the surface of Mars. You'll do this by transporting often awkwardly shaped objects between A and B, using vehicles that you design and build yourself. Ecco perché Pepperoni Based Problems. È un gioco di consegne su Marte?
As you complete deliveries, the game will give you new toys to play with. Ok. Guarda, è super interessante in realtà anche questo qua. Oddio. È stranamente... Anche questo qua ingegneristico dove devi fare i tuoi veicoli. Questi sono ovviamente molto più specifici rispetto a quelli di Tears of the Kingdom, ad esempio. Ah! The game is set in a vast open world, and you're free to pick and choose which jobs you'd like to take on. Ah, okay. There's a mix of procedurally generated side jobs and handcrafted main contracts. Ok. In the main contracts, Non mi piace l'idea che sia you'll be open world, helping va bene. to construct new buildings in the game's world. Non penso che un gioco del genere abbia nessun bisogno di essere open world. Non credo. Cioè, non è che vai a esplorare l'ambiente o roba simile. Non vedo perché debba essere un open One of the world. main challenges in the game is figuring out how to pick up each item and deliver La it faccia del safely to regista its stizio. destination È vero, c'ha la faccia using the tremenda. parts that you have available. Questo non può rompersi, dai. Ah! And as you build up your È interessante. collection of parts, more creative options will become available to you. And I think a lot of the fun in the game is just messing around and being creative in its editor. Ok, però se ci ti lanciano giù dal... Ok, va bene. È interessante. And finally, I'm really excited to announce that Mars First Logistics will be launching into Steam Early Access on the 22nd of June. That's just 2 weeks away, and we're really looking forward to seeing what everyone builds in the game. Thank you. Che palle l'early access. Il fatto è che l'early access è utile per gli sviluppatori per avere comunque gente che compra il gioco prima del lancio e tutto, e in modo da poter continuare a lavorarci sopra e finire effettivamente il gioco, che è importante come cosa. Però secondo me uccide un pochino l'interesse dietro, a meno che poi non stia facendo una cosa incredibile, pazzesca, perché poi quando effettivamente c'è il lancio ufficiale passa sempre un pochino in sordina. C'è quel problema lì. Of the stylish, seaworthy Salt Sea World Premiere. Gatto. Hello. We are Die Gute Fabrik. I'm Hannah Nicklin from Die Gute Fabrik, and we made Salt Sea Chronicles. We're super stoked to show you the Per un world attimo, premiere of Madonna. Salt Sea Chronicles today. It's a flooded Per un world, attimo è sembrato Loco Roco. story-driven adventure game Da where un, you da play un as mezzo a frame di ship un'immagine. crew. Dicevo, io ti voglio fare una cosa tipo Loco Roco, no? Dopo no. At the beginning of the game, you're going to discover that Maya, your captain, has gone missing, and together your ragtag crew are going to heist a ship and set out across the Salt Sea archipelago in search of clues. In each chapter of the game, you'll decide where to head next, who to explore with from the crew when you get there, and what to say to the people that you meet along the way. Salt Sea Chronicles' unique art style is brought to life by beautiful animation, and each location is built on the fragments of this world that came before. Our art team have really done an incredible job. One of my favourite locations is called Los Gatos, and on that island, the people there live symbiotically with this community of cats. È il mondo reale questo, non è As you nulla di explore, nuovo. you'll find a brand new trick-taking card game designed especially for the world of Salt Sea. It's a really good way to sort of take a break from the story. It's called Spoils, and you can play it all over the archipelago, and you might discover how each community has slightly different house rules. Ok.
Another thing we're super proud of is our exploration system. So we're sort of done away with the walk of shame in adventure games. So if you miss a clue, instead of sort of slowly traipsing to the other end of the island, you're just going to tap the shoulder button on your controller or select a screen span arrow to move almost instantaneously across a space. It allows us to lay the story down away from a linear path much more organically. Fa un casino. No, questo non mi ispira. It's a story about a community and how you navigate the world together. And each community that you meet in turn is going to be rich and amusing and strange, maybe, and have its own things going on. There's also a strong sense of genre-based storytelling too. So while you might be new to the world of Saltsea, you'll know that you're in a Scooby-Doo chapter or a Romeo and Juliet chapter or a detective one. There are plenty of laughs, but tough choices and meaningful moments too. Our writer's room of award-winning storytellers have done an incredible job. We're so delighted to share molto espressivo, questo mi preoccupava. And I can't wait for you to explore the rich world, get to know the wonderful characters, and to hear what paths you chart when you play. Saltsea Chronicles. All right, this next game, sorry. Tim keeps texting. Let's see. Manca poco comunque per Devolver, siamo quasi alla fine di Devolver Devs. Questo a me è peggio dell'anno scorso come Devolver Devs. L'anno scorso era costantemente roba incredibile. Quest'anno, Says Tim, as Tim, I don't know. Is getting to know all these amazing game developers. I love hearing them describe their games and their creative process, but I wish I could hear more. I wish I could be a fly on the wall, eavesdropping all their private conversations, all their ups and downs, their triumphs and tribulations, while making a real video game over the course of 7 years. Too bad there's no way to do it. Or is there? Sì, non è male, però l'anno scorso era meglio. Two-Player Productions was embedded with Double Fine for the course of 7 years while they were making Psychonauts 2, and they made a super hyper-duper long documentary series unlike anything you've ever seen in games. All the intimacy, all the tears, the outrage and joys, and all the things that happen in game development that never really gets documented because who has access like this? So here's a very quick sneak peek at their incredibly long series. We highly encourage you to watch this thing. It's amazing. So what's next? Ok. Questo è un documentario su Psychonauts 2? To get to the dollar amount we're talking about, it's probably going to take financing from a lot of different avenues. Whenever Grasslands is going to start, Specie fosse anche uno per Psychonauts 1? O qualcosa del genere comunque, non mi ricordo. Mi ricordo già qualcosa del genere in passato. Right now it's kind of breaking me. But you know, it's fun. It'll be really rewarding when it's done. Hopefully you get a chance to work on a Psychonauts game in the near future. Thank you for helping us bring back Psychonauts. Thank you. 3, 2, 1. Psychodyssey. To submit your game for future Day of the Devs, or to just hear about Day of the Devs in general, go to dayofthedevs.com for more info. Thank you to all the incredible sponsors that have been with us since the Devolver è qua o è in un'altra conferenza? 11 years. We could not pay for any of this without these sponsors. Questa è un'altra conferenza. They donate to us. Ask for nothing in return except a showcase of incredible games from indie devs all around the world. So please, applause for all the cool logos on the screen. We appreciate Psychonauts comunque un giochino, se devo giocarlo. Thank you. Ho visto Psychonauts 1, non mi sono guardato Psychonauts 2 da gameplay online, ma mi ispira davvero molto. Doing these digital showcases for Day of the Devs. Thank you again. You are a hero amongst heroes. Go check out his music. It's amazing. Hell, Dose 1 is incredible. Thank you for watching Day of the Devs yet again. If you're looking for more information or you just want to subscribe to the coolest newsletter in all the land, go to dayofthedevs.com, the URL on your screen. Follow us on social media. We got more coming up this year. Thank you to our friend Jeff Keighley. The Summer Game Fest showcase was amazing. We're so happy to be a part of Summer Game Fest for these last many years. Credo qua in realtà. Stick around. We're not Aspettiamo. completely done yet. Ho anche la conferenza Devolver aperta, ma non so se è corretta. To our friends who made the game Chia. It's worth it. It's really cool. Happening right now.
What the fuck? Ok. Non so se qua Devolver o è da qualche altra parte. Aspettate, controllo. Ah, sì, ho capito cos'è questo gioco qua. Fatemi controllare. Devolver Direct. Dove si guarda? Dove lo guardiamo? Forse direttamente qua. Scusate. Partita in automatico una cosa da Twitter. Stavo controllando il loro Twitter. Credo sia qui allora. C'è sempre scritto Summer Game Fest, non cambia il titolo. Credo sia qui. Vediamo. Secondo te, Gravier, è improbabile che mostrino Silksong a Direct Devolver Digital? Essendo Silksong non un gioco di Devolver Digital, direi che sia improbabile. La vedo dura. La vedo molto dura. Impossibile, non è improbabile. È improbabile, non sa mai. Se Devolver ha comprato Team Cherry, che Devolver non fa quello in realtà, quindi non può comprare un cazzo, però. Dovrebbe essere sempre su questa conferenza qua. Quindi dobbiamo aspettare semplicemente 10 minuti e dovrebbe iniziare. Ok. Comunque, per adesso, non so, il Dio dei Devs di quest'anno era leggermente meno interessante rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso c'era un sacco di giochi e ho detto cazzo voglio giocarli tutti. Qua, quello che più mi interessa è Viewfinder, quello Ghosty o come si chiama, quello con una style incredibile. E qualcuno è interessante ma non so quanto mi interessa in realtà. Però è interessante. Perché niente Animal Well? Speravo in Animal Well. Sì, comunque meglio che ragazzo di sub adesso, concordo appieno. Sono arrivato ora, non ti preoccupare, c'è ancora un'altra conferenza a guardare adesso. Dove mi ero fermato? Sono fermato. Qua credo. Iris, grazie al Prime per 16 mesi. AX Racing, grazie al Prime per 6 mesi per d'argento. Conferenza sempre con te, grazie Gravier. Thank you, grazie mille. Saki Care, grazie al Prime per la prima volta. Under the Faber, grazie al Prime per la prima volta anche a te. Nicolas98, grazie al Prime per 2 mesi prima di legno. E tu l'avete VODs nel mio passatempo quotidiano. Thank you, grazie mille. Retro AV, grazie all'abbonamento per 10 mesi. Incredibile che abbia dovuto, che lo abbia potuto fare solo adesso. Vabbè, non so se è successo. Luca e Shish, grazie al Prime per 2 mesi prima di legno. Buonasera. Questo è già Devolver. Devolver Direct, coming up next, stay tuned. Allora, vi dico subito già che ci sono cose strane con Devolver. Stanno dicendo che finalmente in questa conferenza qua ci sarà un grande ritorno di questa mascotte qui degli anni 90 e sarà tutta dedicata a lui. Ok? Questo è quello che hanno detto quelli di Devolver. Ok, questa qua non è una mascotte degli anni 90, è completamente nuova. Vediamo che cazzo fanno quest'anno. Vediamo cosa faranno. Conor Humanoid, grazie al Prime per 2 mesi prima di legno. Randoms, grazie all'abbonamento per 20 mesi. 20 mesi, 22 mesi di un anno, esattamente. Fire Gold, grazie ai 3 mesi con Prime. Hello, oggi spera in Silksong. Oggi non c'era Silksong. È più senso secondo me da Xbox, Silksong, onestamente. Quindi mi aspettavo che non ci fosse qua. Potenzialmente c'è da Xbox, ma non credo. Aldubog, grazie al Prime per 5 mesi. Prossimo gioco Silksong palese, chiaramente. FTV, grazie al Prime per 37 mesi. Easy. Fentus, grazie al Prime per la prima volta.
Giuliano, grazie per la prima volta che a te. Ossi Off, grazie, abbonamento proprio 2 mesi con di legno. Uff, purtroppo ti seguo il 90% sui canali di YouTube per gli orari, ma ora estate riuscirò a stare dietro a Twitch. Let's go. Nag Gaming Official, grazie per il Prime per la prima volta. Ambra B, grazie per il Prime per 41 mesi. Non c'è troppo, ma sto recuperando la live di Dredge e mi piace molto, è un bel gioco, è interessante. Lui, grazie per l'abbonamento 29 mesi. Gravier, eccomi per il nuovo mese d'abbonamento. Sono contentissimo per Sonic, ma per il resto dell'evento, bah. Non so, a me mi interessa più di tutti, tra le cose che abbiamo visto. Genuinamente la cosa più mi interessa è Pokémon Sparatutto. Di gran lunga la cosa più mi interessa. Seguito poi da Final Fantasy VII Rebirth, che lo giocheremo, penso sicuramente, visto che abbiamo giocato anche Final Fantasy VII Remake. Sandland, interessante. Mi interessa molto quel gioco appunto Ghosty che abbiamo visto adesso durante il Day of the Devs. C'è qualcos'altro di importante che mi interessa? C'è qualcos'altro di annuncio interessante? Pokémon pallavolo no? Oddio, troppo alto. Ah, Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Forgot His Name. No, non credo. Non era The Forgot His Name, era Renounced His Name, non mi ricordo. Palworld, ecco. Palworld ha già un sacco di trailer, non l'ho mai visto. La cosa più mi interessa comunque. Stranissimo niente Death Stranding 2. Sono davvero sconvolto di questa cosa qua. Abbiamo avuto un trailer durante Game Awards. Avrebbe avuto... Cioè, avrebbe avuto senso vederlo adesso. Invece no. Si chiamava Auntie? Sì, Ghosty, Auntie, non mi ricordo come si chiamava. Quello mi interessa molto. Lies of P, giusto. Mi stavo dimenticando la cosa evidente. Lies of P mi interessa. Palworld credo l'abbiano annunciato anni fa, ma non lo ricordo. Poi basta, credo. Non mi viene in mente nient'altro di troppo interessante. A proposito di indie, intanto che aspettiamo, hai mai sentito parlare di Sword of Symphony? Io lo sto aspettando tantissimo. È quello che hanno mostrato durante la conferenza di Sony, no? Quello dei creatori di... No, ok. È musica. Come si chiamava quell'altro che abbiamo visto dei creatori di Journey? Era sempre qualcosa. Sword of qualcosa. Sapeva cosa sto giocando alla demo di Lies of P. Ci sta. Io non le provo le demo, mi dispiace, non mi interessano molto. Quello era Sword of the Sea, ecco. Vedi che non sono scemo. Sword of the Sea. Madonna, Sword of the Sea lo aspetto un botto. Quello mi interessa un casino. Sembra una figata. Mi è piaciuto un sacco Abzu, mi piace ancora di più Journey. Questa siamo una via di mezzo tra entrambi, perché no? Comunque, Plucky Squire è abbastanza assicurato adesso, visto che è Devolver. Non credo possano non parlarne. Project Galileo lo giocherai in live o su DLC sempre se lo vuoi portare. Non lo so, devo vedere comunque di più. Penso live. Penso. Perché su DLC voglio soltanto delle serie di cui sono convinto che possano essere belle e che siano giochi che mi piacciono. Vado con quella logica lì. Infatti sono in dubbio se portare Armored Core 6 o meno. Perché non ho mai giocato un Armored Core, ma comunque è effettivamente un... 15 minuti? Ma come 15 minuti? È comunque un gioco... Ecco, lui si chiama Volvi. Volvi says wishlist all Devolver games. Wishlists are my food. Non dovrebbe essere 15 minuti, abbiamo iniziato a 2 minuti. Non mi fido di loro, potrebbe essere sbagliato. Potrebbero starci fregando, conoscendoli. Trailer coming up in 30 secondi, esatto. Visto? Grazie Devolver. Visto, ti devi mai fidare della conferenza Devolver. Non so se il countdown è tipo per qualcosa a tema Volvi e quindi il countdown è per lui. Sì, potrebbe essere la durata totale. Solitamente le conferenze Devolver sono molto brevi. Sexual Teams Partial Nudity Strong Language. Perfetto, il gioco per me. Countdown. Sono già iniziati i trailer. Che cazzo fanno?
Ci sta comunque abbiano cambiato adesso tema rispetto a quelli degli anni scorsi, perché avevamo già fatto spesso le cose recenti. What the fuck? Abramar? Ok. Ok. The Cosmic Wheel Sisterhood. Ma che cazzo è? Non ho capito niente. Ok. Trailer coming up in... Che cazzo di conferenza è? Appunto, non potevano continuare con, secondo me, la linea della scorsa conferenza che stavano portando avanti da anni. Dovevano cambiare prima o poi. A quanto pare hanno cambiato quest'anno. Ed è molto strana come conferenza. È tutto timer. In effetti l'anno scorso parlavano sempre di timer. Aspetta, no, continua in realtà quello dell'anno scorso. C'erano sempre countdown anche nelle cose dell'anno scorso. E c'è tutta una parte dedicata ai countdown, è vero. Ok. Vediamo. Altro trailer, cosa abbiamo? Sludge Life 2. Esiste uno Sludge Life 1? Demo out now. Can you please this nonsense? Our publisher made us develop this demo. Get the Sludge Life 2. Cos'è sta canzone? Ah, Pikuniku, no, come si chiama? Pikuniku? Come si chiamava? Pikuniku, sì, mio Dio. Che memoria incredibile. Questa è la musica di Pikuniku. Ok. Ma è iniziata la conferenza o no? Questa qua è la conferenza o no? Ok, nuovo trailer che sta arrivando. Sottolineo il gioco è stato estremamente sviluppato da un unico ragazzo e la meccanica di base è che tutti gli attacchi sono basati su varie tecnologie della musica, c'è l'attacco dell'arpeggio, vari accordi, eccetera, eccetera. Ah, figo. Non conosco niente a riguardo. Cos'è una conferenza? Non lo so. Comunque se cerchi Volvi su Google c'è molta roba. Volvi. Come si scrive Volvi? Volvi così, sì. È perché l'abbiamo fatta loro, tutta roba fatta da loro che stanno pian piano setappando. Vabbè. Strano.
Bleak Sword DX. Disponibile adesso. Ok. Ok. Buy Devolver merch. Your current clothes are unattractive. Va bene, grazie Devolver, molto gentili. Sempre migliori. Che altre immagini sono su Google di Devolvi? Mi piace che è tutto fatto apposta a loro, quando in realtà non è per niente vera sta roba. È tutto un loro setup. Ma perché? Cazzo è questa immagine? Hanno pure fatto questo. The Downfall of Volvi. È uno screenshot di un video che parla della morte di Volvi come mascotte e tutto, che dura 5 ore e mezzo ed è completamente fasulla come cosa. Non esiste realmente. Ma che cazzo è? Ah, c'è un altro trailer che sta arrivando, va bene. Karmazu is a joyful cooperative platformer where up to 10 random players team up and must combine the abilities of 50 different characters to win and complete a loop. Throw yourself on a spike and lay down an adorable little tombstone. Karmazu is about helping people, working together, and finding bliss in cooperation, even when things go wrong. Strano? Karmazu. Interessante però. Cioè, in 10 giocatori contemporaneamente scelti randomicamente che devono utilizzare le proprie abilità tra 50 personaggi diversi per finire i livelli puzzle. Interessante. Video game solve everything except poverty e toothaches. Va bene. Grazie Volvi. Che bello. Wow. Aspettate. Vediamo. Of gamers, one name ruled the world, a cultural icon of the gaming industry, more influential than any pop star or politician. Volvi! Devolver Digital's beloved mascot, star of all your favorite Devolver games, spin-offs, and shows, finally steps back into the spotlight this summer. The return of Volvi! Non è vero! Gamers? Non è in nessuno di quei giochi. Non è mai comparso. E mi fa troppo ridere sta roba. Non è mai esistito. Quanto sono dei matti quelli di Devolver. Però un modo super interessante per fare una conferenza. È stranissimo così. Effetto Mandela, sì. E cercare di forzare un effetto Mandela sul mondo. È bellissimo. Ok, nuovo trailer. Woo! Cosa abbiamo adesso? Ah. Ho fatto la musica, giusto? Sono strozzato con il mio stesso sputo. Ah! Cioè, la cosa abbiamo già mostrato quello di Hellboy. Come cazzo si chiama? Si vede un cavolo, tutto lo schermo è nero. Che succede alla fine del countdown? Se non hai avuto se non hai mai dormito, se sei riuscito a dormire, batti un 5. Sono svegliato stamattina alle 9 quando avevo messo la sveglia alle 11 perché mi stavo pisciando addosso. Quindi mi sono svegliato. Non avevo messo la sveglia alle 11, avevo messo alle 10:20. Però ho dormito un'ora in meno del previsto. Succede, capita. C'è altro di Volvi? Fatemi controllare. Ma l'hanno fatto apposta per farti cercare mentre c'è la conferenza attiva. E vede. Oh, i player inside hanno già fatto il loro video riassunto del Summer Game Fest, se vi interessa. È uscito 2 minuti fa. So come cazzo facciano, sono dei mostri.
Volvi. Se sì sono dei geni. Se esplode Volvi. Ah. Vediamo che succede. Non ho idea. Il ritorno di Volvi. Ok. Lo vorranno davvero mettere nei giochi Devolver Volvi, secondo voi? Hey everybody, this is James Mountain, community manager here at Ciao ragazzi, Raid! Stiamo guardando la conferenza Devolver Digital. Hey, what the hell, man? Hey, what the fuck? Bullet train is here, hell monkey, and maybe I will blow your head off nicely. No, 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 no. Hey, every demon has the right to pick the music for his own funeral. I do love a party. Difendete. Shadow of the Damned. C'era anche... C'erano lavoratori e attori di Devolver in quel trailer di prima. Alla fine del countdown parte una conferenza normale. Volvi dice la televisione sono videogiochi che tu non puoi giocare. Quanto è noiosa come cosa, concordo Volvi. Infatti non guardo mai serie TV né nient'altro perché non posso avere un controller fra le mani. Guardate. Volvi di The Binding of Isaac, famosissimo. Sempre stato tra Isaac e Caino, ovviamente. Ma hanno annunciato un'altra conferenza. Sì. Tecnicamente sì, ma non so se è una vera conferenza neanche quella. E qua era quasi il momento, va bene. Manca un minuto. Che cazzo stiamo guardando? Da quanto tempo esiste Volvi? Oggi. Da oggi esiste Volvi. Io amo Volvi. Adoro The Legend of Volvi. The Legend of Volvi, Volvi of the Kingdom. Nuova mascotte. Hey kids, it's me, your old pal Volvi, your favorite video game character. Remember me? I'm back. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se non fai qualcosa c'è una mascotte mi delusi. Ok, iniziata la vera conferenza quindi. For generations of gamers, this is where it all began. The cultural icon of the gaming industry. More influential than any pop star or politician. The most famous video game mascot of all time. Devolver Digital's very own Volvi. You know him as the star of all your favorite Devolver games. But where did Volvi come from? Many years ago, Devolver Digital hired little-known designer Ronathan Trotfield and tasked him with creating a character that could rival the big names of the day. You have to remember, we were trying to compete with the heavy hitters. Bonk, Gex, Awesome Possum, Arrow the Acrobat. And this was no small task. Quelli sono veri, eh? Yeah, we spent a few years on it, but... to be honest, I don't really remember drawing it. I remember Ronathan showing us that final design. It was a beautiful moment. That face, those smart brown shoes, and of course, the masterstroke. His one big hand. For gaming. I just For gaming. A hand that big.
we knew straight away we had something special. Volvi was introduced to the world in his first solo game, Field Run, which went on to become a cult hit. We were seeing the sales numbers going up and up. We couldn't believe it. The demand for the character was insane. I think it's supposed to be a rat. And so Volvi went on to star in a string of hit Devolver titles. Hotline Miami, Cult of the Lamb, Certamente. Grease from Nomada, Ape Out, My Friend Pedro, Niku Niku, Enter the Gungeon. The list goes on and on. Volvi's popularity had skyrocketed. My big end is for gaming. È la sua catchphrase. La Volvi Cornwall. Merchandise was flying off the shelves. I'm talking clothing, toys, and even a range of what we called legally edible snack foods. Volvi's Mystery Bites! Can you solve the riddle? Join Volvi and try to figure out what's in your mouth. They're confusing to taste. But tastes and trends are fickle. And as the years went by, kids began to want different things from their video game mascots. We saw the way the market was changing, and we made the difficult decision to part ways with Ronathan. We had no choice. We needed to keep Volvi relevant. It's Volvi 2.0 in the new game from Devolver Digital. Cigarette Heist! We lost the big cheeky smile. I don't need your permission to eat a meat burger. Even the big hand for gaming, in favor of something with more attitude. Guess what? I have an earache, and I don't care. It's graffiti time. Looking back on it, maybe we went too far. Volvi 2.0 performed poorly, and the character began a slow but steady decline. So, we made the decision to quietly Non era buia. the Volvi franchise. It felt like I was losing a family member. Well, a distant family member, but it was still quite horrible. And, nobody's seen him since. Until now. Good evening, and thank you all for coming to a very, very special It's Volving time. Chris Jake, and you heard it right, folks. Loud person. I'm so proud to present the launch event for the reboot, rebirth, and return of the world's greatest video game mascot, Volvi! Oh yeah! Woo! Oh, yeah. Volvi! Okay, settle down, please, because it gets even better. Ladies and gentlemen, please welcome back Volvi's original creator, Ronathan Trotfield! Come on, Ron! Yes! Wow! Oh my goodness, Ron, what a moment you are. All the Volvi men. Fantastic. Please tell me, bro, how do you feel right now on this momentous day? Very nice. Wow, that is beautiful. That is amazing. Woo! I, for one, cannot wait to see what you and the team at Devolver have come up with. So, what do you say? You want to see him? Ladies and gentlemen, without further ado, may I present to you the new and improved Volve-E! Wow. What? Oh my God, he is back. Incredible. But Huh? how does he work? I'm glad you asked, Chris. Well, we've taken the heart and soul of what made Ronathan's character so lovable, but we've given him a very important new update. With the latest advances in both biotech and machine learning, Volve-E fuses the DNA of a real Vol with today's most powerful AI technology.
That's impressive. Yeah. In short, Valve E can instantly generate brand new, fully playable games based on simple prompts by the player. Simple prompts, you say? That's right. The consumer no longer has to wait for a bunch of slow programmers and stinky developers to be inspired. No, they can use Valve E to play what they want. Sono dimenticati la mano per il gaming! Let me show No! you. Hey there, Valve E. Cazzo parla? Generate a game for me. How about one that, oh, I don't know, is a cooperative survival sandbox, but with wizards. È così che ci mostrano i trailer? What the fuck? Listen, and I'll tell you a tale. Non sono dei geni quelli di Devolver. Six alone, the hunter, the maker, and the wild swamp zone. The young chief rising and a weaver of bones. Questo avevo già visto se non sbaglio. Sembra di ricordarlo. Non mi ricordo il nome, ma l'avevo già visto. Wizard with a Gun potrebbe essere. Comunque Devolver riescono sempre a prendere gli studi di animazioni bravissimi per fare questi trailer qua. Sono un sacco di giochi di Devolver che hanno appunto dei trailer pazzeschi. It's up to you now, kid. Wizard with a Gun. Molto Don't Starve. O anche Oltre the Lamb, ovviamente. Craft Enchanted Bullets. Oh madonna. Quanti proiettili. Inizia molto più del Summer. Ma Devolver è difficile da battere come conferenza. Cioè, tipo l'anno scorso erano state 3 giochi in realtà. C'era davvero poca roba. Era comunque la miglior conferenza del Summer Game Fest. Proprio a livello di intrattenimento. Ok. Wizard with a Gun. Galvanic. È dagli stessi che hanno fatto Incredible. So wait a Gungeon, o no? Are you saying that game was entirely generated by Valve E? No one had to spend any time or effort making it? Correct. There was no real creative process at all. Just Valve E and his wonderful machine learning. Oh, no, well, that's a good question, actually. Well, each prompt and game idea has to be digested by Valve E's powerful system. And so, inevitably, there are some waste byproducts. So back to the games. Do you mean to say that Okay. anyone can give
Volvi a prompt? Even, I don't know, me? Sure, Chris. See for yourself. Oh, okay. I'm nervous now. Hi, Volvi. Chris James. Fa un suono orribile. I'm a fan of the Taloff principle, so I'd like to see something like that, but with new puzzles. A grander story and big, beautiful worlds to roam around. Oh, and I'd like to see that gameplay right about now. È tremendo. Io sai, è il The Talos Principle 2, quello che è. Ah sì, è The Talos Principle 2, sì. There's a sense of aesthetics, of beauty here. This place might be meant to test. Cosa strana. Perhaps there's more to it than that. Si caca pure addosso. What are we being tested for? Our worth? Curiosity? Our persistence? È strano questo. Non lo so. Talos Principle 2 con questo style qua è strano. Prima era molto meno realistico. Un gioco del genere non so se ha bisogno di essere realistico in questo modo qua. Non penso proprio abbia bisogno. Because the thing about puzzles is that they can be solved. Il principio di Talos 2. Yeah. Oh yeah. Wow. Now that looks like the kind of game I could really spend my disposable income on. Thanks, Volvi. Yes. What happened to his big hand? And the best part is, Dov'è la mano? with Volvi, Dov'è la mano? Any game experience or For gaming. that tech stuff. Who here hasn't dreamt of creating their own game? I have. Right? I have. You there? Yes. You have a game idea? Yeah, come on up here. No. All right. Okay. All right. Hanno pronunciato giochi di persona sul cazzo di Instagram. Altro sta dei problemi. Davvero? All right. So, do you have a game idea you'd like Valve E to generate? Okay, how about a super weird walking simulator where you control the character's legs independently from his body? Maybe there's some guys in horses' heads and possibly there's even a mountain? Right. But let's see, Volvi, what could you rustle us up? Don't touch me. Nate! 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 Nate, buddy, family meeting, let's go. Are you bringing him food again? Not right now. Talked about this. Persona 3 Remake esiste davvero? E c'è anche un Persona 5 tattica. No, he's 35. I want him to have some kind of discipline. Nate, if you can hear my voice, I want you to come up here and we're having a family meeting. Dovrebbe essere un tactical RPG tipo Fire Emblem. Interessante. What the hell? Questo è Coop ma in 3D? Praticamente. Getting Over It. Ah, sì, è lui! È letteralmente lui, ok, è Coop. È fatto da Bennett Foddy. Sembra figo. Bennett Foddy fa solo giochi. I didn't. Yeah, let's go back in time to when you didn't. No, I was just trying to catch it.
with my, sorry, With I your just foot, was using my... yeah, you tried to catch it. I saw it was starting to go, and I just tried to... Just kick. You thought I'll give it a good kick to counteract the fall. Yeah, I was just trying to steady it. I might be over... Yeah, you might have. You might have oversteadied yeah, it. No, it was just a little oversteadied. Well, it's not steady now. No, well... See you later. Wanker. Yeah. Baby steps. Bennett Foddy. Ok, nuovo gioco di Bennett Foddy, va bene. Perché no? Property and you still have to buy it. Okay, give her a big hand. So what happens if we bring a pro into this? Let's give Valve something really special. Hanno cancellato. Atos mi sa che ha trollato l'annuncio mentre stavano programmando il post. Pog. How we doing? Guys, I am watching live, and can I just say, what you were doing out there, incredible. Skill up famous gamer. Va bene. And thank you. We're all massive fans of your influencing. What sort of prompt would you like to give Valve E here? Okay, try this, Volvi. A much anticipated sequel to a hilarious online co-op game. Just more gameplay, more levels, just better all around. Okay, Valve. Okay. Show 'em what you got. Volvi. Human Fall Flat 2. Ok. Un po' creepy è l'obiettivo, ovviamente. Ok. Human Fall Flat 2, volentieri, perché no? Human Fall Flat 2. I know I'd love to get my hands on a copy of that. Who wouldn't, right? Yeah, come on. Well, ladies and gentlemen, now that you have all met the new and improved Valve E, it's time for him to meet with you as we connect him to Devolver's global network of gamers. Yeah, that's right. Come on! Once connected, his powerful technology will be an open source tool free for us all to use. Wow, that is generous. Here we go! Woo! Slight technical hit. Oh shit! La mano per il gaming! La mano per il gaming! Sto generando un gioco? Field Run 2! Il sequel dell'originale! Oh mio Dio! Dopo così tanti anni!
No. Hey, kids! Get 50% off all your favorite Volvi merchandise right now! Buy it now! A Division Devolver! Buy it now! Avevo finito? What the fuck? Non c'era Plucky Square alla fine. Ma che cazzo era? Lavoro per il gaming. Ti mando tutte le persone se vuoi. Sì, no problem. Niente Plucky Square, stranissimo. Hanno mostrato pochi giochi anche stavolta. Anche quello dell'anno scorso, che già l'anno scorso erano pochi. Però ho preferito questa conferenza qua quella dell'anno scorso per lo sketch e tutto. What the fuck, vabbè. Guardiamoci i trailer di persona, gente. Doveva essere la conferenza Xbox! Ma sono delle teste di cazzo. Doveva essere la conferenza Xbox. Stanotte riuscire a dormire. Sì, stavo ridendo io, non ti preoccupare. Vediamo. Abbiamo Persona 5 Tattica, che ormai è uscito, quindi si guarda. Vediamo. Spero che non passi guai a mostrarlo. Ah, no? Maybe. Ormai è uscito. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? 2D. So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? Oh shit, musica! The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Show what we got. P5T 11-17-2023, quindi 17 novembre. Che odio le date americane, mamma mia, non hanno un cacchio di senso. E l'altra è Persona 3. È da guardare Persona 3? E Persona 3 cioè, esiste già. Aspettiamo per l'Xbox Showcase? I don't know. Non dura un minuto, ce lo guardiamo adesso, dai. No Switch Rip. Come hanno fatto a sbagliare comunque? Non ha nessun senso. Cioè proprio li hanno caricati sul canale e sono dimenticati di metterli privati probabilmente. No, è l'11-17 settembre. Hai ragione. Non so niente di Persona 3, non l'ho mai giocato. Quindi non so se questa roba qua è nuova o meno. Credo sia tutto nuovo. È tipo un remake. Da zero proprio. Credo. È un remakeone, infatti. E comunque l'avevo visto esteticamente, non era così. Minchia. 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 Speriamoci in italiano. Che purtroppo non è assicurato. Posso dire che il logo di Persona 3 però fa cagare. È una merda. Prossimo anno. Per roba Xbox e basta. Non ci dicono neanche niente a tema PlayStation. Forse perché appunto conferenza Xbox. Ok.
PlayStation sicuro ci sarà. Switch, boh, sì, penso anch'io ci sarà PlayStation. Mi sembra difficile di non avere una cosa a tema PlayStation. Cioè, a tema una cosa giapponese non su PlayStation. Sembra improbabile. Ok. Va bene. Come faccio PlayStation per il loro showcase? In che senso? Semplicemente per la conferenza Xbox? No. Ah, certo, sì, capito. Ok, allora, non troppa roba oggi, ma come mi aspettavo, secondo me quest'anno non abbiamo molto a Summer Game Fest. Aiuto. Perché avremo Nintendo ovviamente non ci sarà, perché deve annunciare tutta la roba verso fine anno per la prossima console. Gli altri non hanno un cazzo perché sono non so perché non hanno videogiochi. E succede così. Va bene. Che vogliamo fare un trailer? Che vogliamo fare un trailer per concludere? Un raid per concludere. Che vogliamo raidare? Comunque Persona 3 Remake mi interessa. Mi interessa di sicuro molto. Mi interessa parecchio. Se è proprio anche il facimento da zero alla moda di Persona 5 mi interessa parecchio. C'è qualcuno che sta provando la demo di Lies of P, così in caso vi interessasse vi mando la loro. Saido ci sta giocando? Anche loro si sono guardati i trailer di Persona, quindi nel caso se io lo prendo in culo anche loro, Va bene. Saido e Sabaku. Facciamo Saido e Sabaku, va bene. Facciamo Saido. Saido abbiamo fatto l'altro giorno però, no? Facciamo Sabaku. Stanno chiudendo in realtà. Non è buono da fare le raid allora, stanno letteralmente chiudendo adesso. Facciamo raid allora a BC. Player inside, va bene. Comunque roba interessante oggi. Devolver più fuori di testa che mai. Cioè, secondo me hanno messo il countdown comunque da 15 minuti per darti tempo di cercare la roba online. Incredibile. Dei geni. Vabbè gente, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani con spacchettamento di... Ah, è uscito. Non solo un box di evoluzioni di Paldea, ma anche le trainer. Perché sul canale di Frozen uscirà uno spacchettamento di un intero box. E quindi domani in live facciamo entrambi insieme questi due. Quindi abbiamo... Cosa sono? 36 più 9 bustine, 45 bustine a testa, 90 bustine a testa, 90 bustine in totale. Ok, buonanotte, bye. Posso dirlo perché è uscito effettivamente il set.